Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati a questo appuntamento straordinario all'insegna dell'investigazione ufologica e soprattutto alle vostre domande. Una diciamo edizione straordinaria del Salotto dei Misteri, quindi serale. E oggi non era possibile fare la puntata pomeridiana come diciamo più o meno canonica, e forse anche meglio perché così avremo un'oretta e mezza in più di spazio, diciamo, per le vostre domande e naturalmente per le risposte che meritate. Un affettuoso benvenuto a tutti quanti, grazie di essere qui con me. Un grazie a Bruno, a Davide e agli altri moderatori che sono eventualmente presenti, perché non so al momento chi c'è, di sicuro Bruno e Davide perché li ho visti e ci siamo scambiati i saluti. Bando alle ciance. Naturalmente vi farò un discorso di introduzione giusto per cercare di spronare anche alle vostre domande, ma sono sicuro che non mancano le domande da fare perché le curiosità sul mondo ufologico sicuramente sono tante, e la tematica di questa sera quindi vi chiedo di rispettare il più possibile la tematica per le domande e di evitare di fare domande che riguardano altre argomentazioni, a meno che non accenno io a qualcosa che è strettamente legato all'argomento principale. Quando si parla di UFO, le cose che diciamo principalmente salgono in mente vengono immediatamente, proprio rapidamente, come pensieri, sono l'oggetto non identificato che normalmente noi vediamo in cielo. Ma il mondo dell'ufologia naturalmente non è fatto solo di oggetti volanti non identificati, è fatto di studi, è fatto di ricerche, è fatto di investigazioni, di indagini, è fatto di lettura, e la lettura è divisa in documenti, in articoli, in libri, saggi, in memorandum e quant'altro che c'è da consultare, da tradurre, da studiare. Inoltre c'è da tenersi costantemente aggiornati, un aggiornamento continuo che va fatto a 360 gradi, nel senso che non è soltanto nel campo dell'ufologia, della storia ufologica, della cronistoria ufologica, oppure della documentazione top secret declassificata e degli studi e le ricerche magari di altri ricercatori che hanno fatto la storia, che hanno lasciato delle importanti novità, delle importanti notizie, dei testi talvolta molto intriganti che magari è necessario leggere, con teorie che spaziano dal fisico al metafisico, dal extradimensionale all'interdimensionale, dalle dimensioni parallele ad altri mondi, eccetera, eccetera. E naturalmente sono tutte teorie che in qualche modo possono essere complementari, alle cui si aggiunge alla fine anche quella dei criptoterrestri, ma che di fatto hanno delle sfaccettature differenti. In ogni caso l'una non esclude le altre. Questa è una cosa importante da capire, perché purtroppo la maggior parte dei ricercatori, dei storici ufologici, di coloro che si mettono spesso nello scrivere articoli, ma soprattutto libri di importante interesse ufologico, tendono in qualche modo a portare acqua al proprio mulino. Non è una dichiarazione che vuole in qualche modo sminuire il lavoro di grandi nomi, anche perché non ne sto facendo, e neanche di grandi libri, perché non sto dando titoli di libri, per una questione di correttezza, di praticità e comunque un discorso molto generico. Siamo di fatto davanti a qualcosa che diciamo spesso porta a non inserire i dati avversi, cioè troviamo spesso delle investigazioni, delle indagini e persino la documentazione correlata che va a comprovare quello che stiamo osservando, che stiamo leggendo, eccetera, è di parte, cioè è solo quella parte che appoggia e quindi conferma quell'ipotesi. Tutta la documentazione, magari 10 volte tanto che la smentisce, non viene inclusa.
E questa è una cosa a cui il lettore deve stare sempre e costantemente attento in qualità di colui che assorbe informazioni e quindi tendenzialmente può essere manipolato, può essere condizionato in vari modi, con vari sistemi che possono spaziare dalla psicologia alla gestualità, eccetera, eccetera. Ma anche attraverso le stesse informazioni si può comunque indottrinare una persona. Lì entriamo ovviamente nel campo della manipolazione mentale, psicologica, quindi lo lascio fuori dal contesto di questa sera. Perché vi stavo dicendo questo discorso dei libri e delle informazioni? Perché ovviamente molti ricercatori, molti studiosi, quando cominciano ad informarsi in un determinato argomento, la prima cosa che fanno è andare a vedere i testi scritti di autori già conosciuti, importanti, che hanno apportato magari delle importanti informazioni, e questo in qualche modo ci porta già un po' condizionati, quindi in una determinata direzione, a evolvere le nostre ricerche, la nostra passione, i nostri studi proprio in quella direzione. Quindi dobbiamo sempre avere un approccio, non dico scettico, ma sicuramente molto distaccato da ciò che leggiamo, senza farci prendere dalle emozioni che magari un testo ci dà. So che questo può sembrare controproducente, infatti lo sto dicendo solo esclusivamente per quanto riguarda le letture di saggistica che ci servono a iniziare a comprendere un argomento, che nella fattispecie ci danno quindi un imprinting esattamente come avviene in natura. Poi è ovvio che seguiremo comunque quelle che sono le nostre idee, che si vedranno maturare, sviluppare, eccetera. E naturalmente può innescarsi un meccanismo che porta alla investigazione ufologica e un meccanismo che porta appunto a qualcosa di più di una semplice passione. 8 secondi di distacco e dopo questa anteprima iniziamo con l'argomento e poi con le domande. Grazie Bruno per il sostegno al canale. Ti sembrava che non me ne accorgevo? Allora, prima cosa che c'è da dire sull'argomento di oggi. Grazie Agata per il sostegno al canale, grazie Davide per il sostegno al canale. Questa sera sono tutti azzurri i sostegni. E dicevo quindi all'inizio della puntata che la prima cosa che salta in mente è UFO. Scusate, ma sono abbastanza stanco e ho ancora da recuperare sonno. Ho avuto una giornata pesante, quindi ogni tanto farò qualche gaff verbale. Mi mangio magari qualche parola. Questo non significa che ho fame, però. Allora, quindi la prima cosa che salta in mente è l'avvistamento UFO, di conseguenza l'oggetto UFO, cioè un oggetto che noi spesso, per non dire quasi sempre, per non dire in certi ambienti sempre, associamo direttamente agli alieni, cioè agli extraterrestri. Anche lì ci sarebbe da specificare alcune cose, perché c'è una fondamentale differenza tra la parola alieno e la parola extraterrestre. Detto questo, quindi siamo davanti a molte sfaccettature che ci portano ad approfondire la teoria degli antichi astronauti, che ci portano a studiare magari quindi gli antichi petroglifi, raffigurazioni pittoriche della preistoria, oppure a studiare dei documenti antichi dove ci sono testimonianze di avvistamenti UFO, per esempio in Mesopotamia, nell'antico Egitto, in Grecia, soprattutto nell'impero romano, ma in tutta la storia. È inutile fare l'elenco, le illustrazioni storiche, quindi si entra nel campo della clipeologia, cioè dello studio delle opere d'arte con anomalie tecnologiche, si sfocia quindi nelle varie
sfaccettature della teoria degli antichi astronauti, quindi la teoria dell'eclipse contatto, la paleoastronautica, che è proprio lo studio vero e proprio, la teoria dei culti cargo, ma allo stesso tempo si inseriscono in quel contesto anche, per esempio, l'archeoastronomia, quindi l'allineamento dei monumenti con il cielo, il contatto, l'antico contatto con civiltà terrestri non più esistenti e civiltà extraterrestri, o forse anche extradimensionali, interdimensionali, criptoterrestri, eccetera, che in qualche modo complicano molto di più queste ricerche, questi studi, eccetera, da una parte, ma dall'altra li rendono invece molto più interessanti, perché vi danno anche delle sfaccettature storiche che vanno in qualche modo a provare ancora di più l'esistenza del fenomeno, questa presenza di questi oggetti super tecnologici, a volte utilizzati addirittura dagli dei come veri e propri carri armati, non carri armati, carri armati, quindi in questo caso carri celesti con armi avanzate che vengono magari descritte nei minimi dettagli. Grazie Eclipsia per il sostegno al canale, e quindi come potete vedere sono tante le cose e non sto accennando a quelle tecniche come per esempio l'astronomia, come per esempio gli allineamenti, vabbè, fanno parte sempre dell'astronomia, ma sono importanti perché bisogna capire la posizione dei pianeti, perché una delle prime cose che vanno escluse in un'investigazione sono proprio quelli, ancora di più delle stelle. Naturalmente la questione dei satelliti, della Stazione Spaziale Internazionale, delle stazioni spaziali cinesi, e anche tra i satelliti ci sono varie sfaccettature, quindi bisogna imparare a usare le app che sono strumenti idonei ognuno per una cosa diversa, bisogna seguire a 360 gradi i voli spaziali, le missioni spaziali, gli aggiornamenti, i fenomeni, quindi anche fenomeni atmosferici, fenomeni meteorologici, meteoriti, asteroidi, quant'altro che in qualche modo può essere scambiato per un oggetto volante non identificato, anche se in realtà la cosa andrebbe vista al contrario, cioè ricordo sempre che essendo non identificato un oggetto ci siamo arrivati a questa conclusione facendo un'indagine, appunto un'investigazione che ci ha portato ad escludere una serie di cose. Quindi abbiamo escluso che ne so, che non è un meteorite, che non è un fenomeno meteorologico, un pianeta particolarmente visibile in quel dato momento, una stella che in determinate condizioni è più brillante, oppure che magari vediamo cambiare colore o lampeggiare in modo anomalo. Per esempio, faccio un esempio pratico, tra le varie stelle la più, diciamo, ingannevole è la stella Capella. La stella Capella, che io ho sempre definito l'incubo degli ufologi, è una stella che sale fino ad una certa altezza sulla linea di orizzonte, non oltre, poi scende e definitivamente sparisce dal cielo per un determinato periodo e per un altro determinato di periodo si ferma più o meno bassa sull'orizzonte e cambia continuamente colore pulsando in continuazione. Tra l'altro è una stella relativamente giovane perché, se non ricordo male, dovrebbe avere intorno ai 300 milioni di anni, quindi non è una stella di miliardi di anni. E questa è proprio una sua caratteristica, comportarsi in questo modo, e per chi non ha conoscenza del suo posizionamento e va a controllare, perché anche conoscendola ti riesce a ingannare, a fregare, e rimane appunto interdetto perché sembra effettivamente di avvistare un oggetto volante non identificato e si comporta quasi come tale, pur rimanendo quasi totalmente fermo. Perché, dico quasi perché non dobbiamo dimenticare che tutte le stelle nel cielo si muovono in contemporanea seguendo quella che è la precessione, quindi un movimento dal basso, da noi visibile dal basso verso l'alto e verso destra, sostanzialmente, per semplificare la cosa. Ci sono tantissime cose che possono essere scambiate per UFO ed è per questo che l'ufologia investigativa, l'ufologia tecnica sono fondamentali,
perché servono a spiegare tecnicamente, poi magari anche scientificamente, ma quello viene dopo, ma principalmente tecnicamente cosa non sono. Quando si arriva alla conclusione che nulla di quello che è nella norma è presente nelle immagini, nei video, nel contesto, nella ricostruzione, eccetera, allora gli poniamo sopra questa etichetta: oggetto volante non identificato, oggetto aereo non identificato, oggetto sottomarino non identificato, oggetto aerospaziale non identificato, e via discorrendo. Poi se lo vogliamo chiamare UAP, lo vogliamo chiamare Transmedian Object, oggetto transmediano, o transmedium, come altri magari lo definiscono, eccetera, poco importa, parliamo sempre di quello. Quindi l'investigazione può essere di due tipi: quella sul campo e quella praticamente legata al proprio fenomeno UFO. Allora, quella sul campo ruota intorno a fenomeni paralleli a quello ufologico, cioè sono fenomeni che si manifestano in determinate condizioni dove ci sono oggetti volanti non identificati, o addirittura oggetti volanti che agiscono in un modo canonico e che sono direttamente imputabili ad extraterrestri, cioè la loro forma, la loro tecnologia non è possibile sia terrestre, ed essendo che magari la si riesce a vedere da vicino, tra virgolette, non mi riferisco all'ufologo di turno che fa l'investigazione, ma ai testimoni che ne parlano. E in questo contesto ovviamente si parla di interazioni aliene, e come interazioni aliene, poi andando a scavare, si parla naturalmente del fenomeno delle abduction, quindi dei rapimenti alieni, che non è l'unica delle interazioni aliene. Si va a parlare delle mutilazioni umane metodiche, molto rare ma presenti, si va a parlare delle mutilazioni animali metodiche, che sono molto più frequenti e molto più diffuse di quanto si possa immaginare. Nel collettivo, attraverso i documentari, per esempio, si pensa che sia stato un fenomeno localizzato in alcuni degli Stati Uniti negli anni 60 e che poi forse, a parte qualche sporadico episodio così qua e là, è un fenomeno che è finito lì, che è stato spiegato magari con le società segrete, con qualche setta satanica, qualche malato di mente o roba di questo genere. Non è così. Sono fenomeni che avvengono costantemente, soprattutto in alcune aree del pianeta, con costanza anche in questo periodo. Anzi, vi dirò di più, che in questo periodo, non so se in concomitanza della questione dei droni e delle sfere di plasma, ma sono aumentati nuovamente e ci sono stati diversi casi. Aggiungo che ce ne sono stati anche in Italia, non recentissimi, ma ce ne sono alcuni famosissimi che sono stati documentati e che sono rimasti inspiegabili, e che io stesso ho tentato di fare un'investigazione sul campo in un caso di 3 cavalli in provincia di Palermo, che erano appunto stati trovati mutilati, ma mi è stato impedito, non voglio dire da chi, ma sicuramente da qualcuno che lavora in ambiente sia civile che militare e che porta una divisa. Ovviamente non mi riferisco a una persona, ma a una categoria. È stata impedita questa investigazione e hanno fatto letteralmente sparire tutto quello che c'era di visibile e disponibile da studiare. Ho indirettamente partecipato anche ad un'altra di queste indagini, purtroppo l'ho potuto fare a distanza, solo attraverso i video e le foto che mi venivano mostrate dal presidente della FUI e da un inquirente della FUI, e quando io ancora vivevo a Torino mi era impossibile venire in quel periodo nel Lazio, e abbiamo investigato in casi di mutilazioni, per esempio di capre e pecore, che erano state diciamo ritrovate proprio in abbinamento ad avvistamenti UFO avvenuti sopra le zone dove pascolava il bestiame. Ma affronteremo questo argomento a tempo debito, come vi ho promesso, in almeno una live, perché è un argomento veramente
molto vasto e deve essere trattato in un certo modo e con molta prudenza, non solo nel linguaggio in sé, ma nelle affermazioni vere e proprie. E naturalmente ci sono tanti altri fenomeni come quello del contattismo, come per esempio stranezze legate apparentemente al paranormale o i concomitanti al paranormale, luoghi infestati ma senza manifestazioni fisiche, quindi solo con oggetti che si muovono, eccetera, come abbiamo visto in un'altra live con gli studi, tra l'altro, di un ricercatore scozzese, se non ricordo male, o irlandese, e comunque delle isole britanniche, che avrebbe elaborato un'ipotesi secondo cui i poltergeist, famosi del paranormale, in realtà sono un fenomeno manifesto di alcuni contatti, appunto in presenza di oggetti extraterrestri. Grazie Laura per il sostegno al canale e quindi come potete vedere io ve ne sto accennando alcune, le più importanti, eccetera, e ovviamente questa è l'investigazione sul campo che ha poi come parte principale quella dei presunti atterraggi, perché è logico che in questo contesto la cosa importante è poi andare a fare un'investigazione sul campo con attrezzature, con le bandierine, esattamente come si agisce per un'ispezione in un luogo dove è stato commesso un omicidio, un crimine efferato, eccetera. Ma di questo vorrei fare una puntata dedicata proprio all'investigazione vera e propria, non a livello di domande, ma proprio spiegarvi come si svolge un'investigazione sul campo e anche come si svolge un'investigazione forense, tra virgolette, non solo sul campo, ma anche su un video, su una fotografia, un insieme di fotografie, come si fa una ricostruzione, eccetera, eccetera. Quindi questa è una cosa che io mi pongo come obiettivo, non vi posso dire quando, ma quando sarà possibile io naturalmente porterò alla vostra attenzione anche questi aspetti. Allora, adesso vado alla seconda cosa, altrettanto importante, che appunto è l'investigazione che viene fatta a livello documentale, a livello storico, cronistorico, a livello di analisi delle foto, dei video, eccetera, che sono quella che è la componente più tecnica, lasciatemi dire, forse all'inizio dell'appassionamento verso il mondo ufologico, è una delle cose che ti prende di più, che impari a fare, che ti evolvi anche in questo contesto, nelle tecniche, nelle capacità di comprendere le dinamiche, quello che ci sta alle spalle, il come realizzare una cosa è una cosa ancora prima di andare a fare addirittura un'analisi, perché poi con l'esperienza riconosci immediatamente determinate cose. Lì bisogna anche saper gestire la comunicazione, perché quando spesso vai a dire che un oggetto non è un UFO ad una persona ci rimane male, e allora quando ci rimane male, siccome è convinta comunque di avere visto un UFO, si va a rivolgere ad un altro ufologo, e quando si rivolge ad un altro ufologo spesso lo fa con cognizione di causa ad andare a quello che vede UFO ovunque, e questo porta a fare dei danni, perché naturalmente viene inquinato il materiale veritiero disponibile, verificato seriamente, da materiale che in realtà non rappresenta fenomeno UFO, ma che viene etichettato come UFO da persone che per analisi intendono soltanto mettere 4-5 filtri in Photoshop su una serie di fotografie o di fotogrammi di un video, e non hanno capito assolutamente nulla di come si fa un'investigazione ufologica, di come si fa un'indagine su un fenomeno, su un avvistamento, e di come si arriva a delle conclusioni, di cui l'aspetto dell'uso dei software, dei filtri, eccetera, è solo l'ultimo a verifica di altre cose. Detto questo, andiamo alle domande, perché sono sicuro che tra le tante domande ci sarà molto da dire sull'argomento di questa sera. Allora, domanda di Filon
Silon Nostalgia. Questo nome mi ricorda Battlestar Galactica, quindi poi Silon, magari se lo scrivi così in risposta alla mia affermazione, fammi sapere se il tuo nick è dovuto appunto ad una nostalgia della serie di Battlestar Galactica. Gli UFO del caso Carlos Diaz erano plasmoidi. Le creature di luce con cui ha interagito potrebbero avere un'attinenza ai casi recenti? Allora, premessa che non è una domanda sull'investigazione ufologica, ma va bene lo stesso perché comunque riguarda gli UFO. Allora, il fenomeno degli UFO di Carlos Diaz, che io ho trattato in un video apposito qui sul canale, che vi invito di andare a vedere, perché non solo vi mostro tante immagini e se non ricordo male, anche un video di Carlos Diaz, ma spiego attraverso quelle che sono le cose che ha detto lo stesso Diaz in più occasioni e che spesso omettono molti ricercatori e contattisti di dire, e questa è una cosa importante. Erano sicuramente dei plasmoidi da un punto di vista appunto del plasma presente all'esterno, ma proprio ben visibile, cioè non poteva essere altro in buona sostanza. Però sappiamo anche che ci sono due teorie un po' in contrapposizione. Secondo me, cioè la verità sta in mezzo. Ovvero che una dice che fossero gli stessi oggetti ad essere fatti di plasma senziente, che le forme di vita che le pilotano in realtà le usano come casa, quindi come fossero delle case viaggianti, un po' come i nostri caravan, no? O le roulotte per intenderci, e in pratica essi stessi fossero degli esseri di luce. E questo è quello che diceva Diaz. Ma molte persone che ci hanno roteato intorno, diciamo che hanno avuto in qualche modo la possibilità di interagire direttamente con lui, magari di fare degli avvistamenti davanti a lui, eccetera, sono invece convinti che all'interno ci sia un oggetto solido. Allora, in entrambi i casi la composizione, così come la vediamo, è la stessa del fenomeno dei plasmoidi attuale, così come anche del fenomeno dei plasmoidi ripresi dagli anni 60 fino praticamente ad ora, soprattutto nel periodo della stazione spaziale Mir e delle missioni shuttle nello spazio, diciamo, orbitale. Ora, io stesso ho detto in più puntate, in più live, che secondo me all'interno dei plasmoidi c'è un oggetto fisico, un mezzo di trasporto, che poi l'energia che si possa sviluppare intorno può essere più potente, più grande, eccetera. Ho spiegato il perché, secondo me, quello che vediamo come plasma è una sorta di scudo energetico che viene trattenuto tramite un campo elettromagnetico ben preciso e molto potente. Ma non ho mai escluso la possibilità, anzi l'ho affermato con i documenti scientifici che sono stati letti in un'altra live, che in realtà esistono dei plasmoidi che sono a tutti gli effetti considerati dalla scienza una possibile primordiale forma di vita, anche se non come la intendiamo noi, poiché alcuni atteggiamenti, alcuni comportamenti di queste chiamiamole sonde, perché secondo me sono sonde non pilotate, ma guidate da intelligenza artificiale o a distanza, che effettivamente sarebbero soltanto energia. Quindi in questo caso, al contrario delle precedenti che avrebbero dentro qualcosa di solido e quindi pilotate appunto a distanza o da intelligenza artificiale, in questo caso sarebbero senzienti. Quindi sì,
per me c'è un'attinenza e non da poco. 21 ore fa è stato messo un video sul tubo da Voyager. Al CERN hanno notato nelle ultime collisioni il ritardo temporale, particelle che spariscono e ricompaiono, possibile apertura di portali o altre. Allora, Eclipse, innanzitutto mi devi dire che intendi per lo YouTube di Voyager. Cioè, se intendi quello della trasmissione televisiva è un discorso. Se intendi il Voyager italiano e quello americano paralleli, continua la domanda? Ah, ok, aspetta. Dimensioni con possibilità di visitatori, rimanendo la voce nei corridoi. Nessuno che tutto quello che sta succedendo sia colpa di questi esperimenti. Ok, ma mi interessa capire questo, cioè se il sito a cui si fa riferimento è il Voyager televisivo di Rai 2 o se è il Voyager canale YouTube americano che ha anche una versione italiana. Perché se si tratta di quest'ultimo, vi dico subito che è un canale che produce solo fake. Quindi non lo dovete neanche andare a vedere, che costruisce falsi documentari a tempesta che in passato hanno creato anche parecchi problemi e parecchi disagi proprio perché a volte danno delle notizie abbastanza drammatiche. Quindi, detto questo, già per me è motivo di non credere minimamente a quello che dicono. E ribadisco che c'è quello americano principale che ha qualcosa come 4 milioni di iscritti e quello, 3 milioni di iscritti, 300 mila iscritti, non mi ricordo, e quello italiano ne ha 30-40 mila. Allora, tra l'altro fanno proprio documentari con una bellissima grafica, le voci fatte con intelligenza artificiale seriamente, per bene, eccetera. Ma cerco comunque di rispondere, quindi piano piano. Allora, la storia secondo cui sarebbero stati aperti i portali nel CERN, da cui poi arrivano tutte le altre informazioni presunte, l'ho discussa in una live dove ho parlato proprio della persona, una scienziata svizzera, che ha messo in circolazione questa voce e che continua a farlo. Però non ci sono prove fisiche, materiali che realmente è stato aperto questo portale. Addirittura ci sono anche dei video falsi che girano in rete e dei video di altri luoghi che poi li hanno rietichettati come sopra il CERN. È vero che ci sono stati degli strani rituali in costume all'inaugurazione del CERN, delle ultime cose, che sono ricollegabili ad altri eventi dove ci sono state altre cose strane e discutibili. È vero che circola la voce parallela al fatto che un'entità sarebbe apparsa per dirci che la nostra fine è vicina attraverso un portale del CERN, cosa che discuto appunto in quell'altro video che se ve lo siete persi vi invito a vedere. Tra l'altro non è lunghissimo come le altre live, dovrebbe essere di circa un'ora e mezza massimo. E c'è anche la questione del famoso fantasma dell'Hadron Collider, cioè di questa entità che sarebbe misurabile quantitativamente come presenza, ma che in realtà non è una presenza fisica tangibile, visibile come noi la potremmo immaginare un'entità, e neanche a livello di spiritismo o roba di questo genere. Quindi è più che altro un'etichetta che è stata data da alcuni scienziati per definire un anomalo meccanismo che si viene a generare nel suo funzionamento e che si comporta in un determinato modo. Vedete come poi da un'informazione data in modo più semplicistico, tra virgolette, e anche metaforico, in pasto ai giornalisti e al pubblico, poi viene manipolata e trasformata in uno scoop di nulla, perché alla fine non esiste nessuna prova di quello di cui stiamo parlando. Questo argomento, tra l'altro, non questo in specifico, ma questo appunto della creazione di miti sopra le notizie, lo affronteremo anche
dopodomani nella puntata sull'Antartide, che vi invito a seguire perché non so se avete notato, ho cambiato anche la locandina e le scritte. Non parleremo solo della questione delle piramidi antartiche, che tra l'altro è la più controversa tra le questioni dell'Antartide, ma affronteremo diversi argomenti come quello del lago di Vostok, anche se l'abbiamo già trattato con l'amico Roberto Lombardini, lo tratteremo nuovamente per certi altri aspetti, parleremo di strane creature, eccetera. Quindi vi aspetto anche lì, perché anche lì ci sono dei miti che vanno visti nel giusto contesto. Quindi io tutto questo discorso lo riduco, ahimè, a un nulla di fatto, perché di fatto non c'è nulla attualmente provato al CERN che può essere riconducibile a questi strani fenomeni, voci nei corridoi e cose di questo genere. Se andiamo a fare delle ricerche approfondite, non solo vengono ripetutamente smentite da chi ci lavora, ma qualche volta che è capitato, come è successo qualche puntata fa, che vi ho mostrato un video di una scienziata del CERN che non si capisce, scheggia impazzita in quel momento per quale ragione, aveva detto che il 28 gennaio, se non ricordo male, sarebbe successo qualcosa nei cieli degli Stati Uniti che avrebbe lasciato tutti a bocca aperta, che sarebbe stato visibile e che avrebbe cambiato in qualche modo la concezione dei fenomeni straordinari nel mondo intero. Ovviamente non c'è stato assolutamente nulla e stiamo parlando di una cosa che è stata detta da uno scienziato del CERN, nemmeno da un giornalista, un buontempone, un complottista o un ricercatore di turno che magari cerca like o lo scoop e via discorrendo. Secondo te, in che modo possiamo difendere l'informazione ufologica dall'IA generativa? Ormai è indistinguibile dalla realtà, potrebbe essere strumentalizzata dagli scettici in modo disonesto. Allora, questa è una domanda interessante alla quale però ci sono da dare delle risposte differenziate. Partiamo dalla questione dello scetticismo, quindi dalla fine. Sicuramente gli scettici lo stanno già facendo, ma perché non avendo argomenti, lo scettico si deve attaccare, aggrappare saldamente a qualunque cosa che fa aumentare i dubbi, che fomenta l'incertezza, tanto da magari avere gli strumenti per insinuare il dubbio e l'incertezza persino in chi crede in una cosa ma non la segue assiduamente, non è correttamente informato, eccetera, eccetera. E questo porta ad un aumento esponenziale del fronte dello scetticismo a sfavore della verità. Chiusa questa parentesi, quindi andiamo alla questione più importante. Io non sono d'accordo sul fatto che allo stato attuale sia indistinguibile il prodotto dell'intelligenza artificiale da un prodotto reale. Almeno per quanto mi riguarda, io mi trovo nelle condizioni allo stato attuale ancora persino con le migliori intelligenze artificiali, per quanto possa esclamare: "Guarda un po' che perfetto questa realizzazione fatta con l'intelligenza artificiale", riesco però a capire quelle piccole sfaccettature, quelle problematiche, quegli errori che fa l'intelligenza artificiale che a un occhio anche mediamente attento sono ancora visibili. Ovviamente non sono più quei difetti che c'erano fino a 2-3 anni fa, dove sono state create una marea, un'infinità di immagini che sono state buttate, è stato proprio un marasma, un maremoto di immagini che è arrivate in rete di tutti i tipi, e c'è stato un periodo che io ero costretto, se andate a scavare nel passato del canale, sono stato costretto, ho fatto una dozzina di video, non tutti di fila naturalmente, in cui andavo a prendere i gruppi di fotografie che circolavano sui social e li smontavo uno per uno,
proprio perché erano fatti con l'intelligenza artificiale e c'era chi ci guadagnava pure. Addirittura c'è stato un momento in cui c'è stato un gruppo di persone negli Stati Uniti che producevano dei libri dove c'erano 3-4 pagine di testo, probabilmente fatte pure con l'intelligenza artificiale, e poi c'erano, che ne so, 100 fotografie presunte di un ritrovamento in Antartide. Ne parlavamo ieri con Salvo proprio per la puntata che stiamo organizzando per dopodomani. Con ritrovate piramidi, sculture, templi, portali, oppure missioni segrete su Marte, tutti gli schianti delle navette terrestri sulla superficie del pianeta Marte, tutti gli UFO crash recuperati con immagini, con timbri dei servizi segreti, delle forze armate, questo e quell'altro, oppure ancora missioni di l'esploratore britannico scomparso in Borneo nel 1800 insieme a tutto il suo gruppo di ricercatori, di trasportatori, questo e quell'altro. Poi alla fine erano tutte stupidaggini. La gente si andava a comprare, ovviamente in formato ebook, 4-5 euro. Alla faccia dello scoop, questi si facevano 40-50 mila dollari di vendite di guadagni con i libri, prendendo per i fondelli migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone che andavano a credere ciecamente, che non facevano neanche un minimo di indagine, che poi indagine bastava andare a vedere nei bordi delle fotografie per trovare la filigrana colorata con un simbolo che era praticamente il marchio dell'artista, oppure una firma scolorita messa in un punto che era perfettamente mimetizzata con il resto dell'immagine, magari con il sito internet scritto, che vi dava quindi pure l'indizio per andare a verificare in quale sito c'era l'esposizione delle immagini fatte dall'artista, però venivano spacciate come cose vere. Questo per farvi capire che un occhio attento riesce ancora a comprendere. Naturalmente questo prima o poi non sarà più possibile, cioè arriveremo a un punto tale che la perfezione dell'intelligenza artificiale sarà talmente ricca di difetti che imitano la verità, la realtà, che sarà indistinguibile, perché i problemi principali dell'intelligenza artificiale sono due, soprattutto quando si parla di figura umana. Il primo è che l'intelligenza artificiale non crea i difetti di un essere umano. Tutti abbiamo dei difetti, abbiamo delle micro differenze dal lato destro e dal lato sinistro, abbiamo i nei, oppure che ne so, delle macchie della pelle, punti in cui la pelle è più scura di altri punti, o piccoli difetti di un'iride, di una pupilla, multicolore, che ne so, eccetera, eccetera. Questo non può essere fatto da un'intelligenza artificiale, neanche se gli dà il comando, perché l'intelligenza artificiale ancora non si è tanto evoluta da arrivare a capire che la norma non è la perfezione, ma il difetto. E quindi crea quelle immagini talmente perfette a livello di pelle, di colori, di sfumature, di forma precisa, eccetera, che si può distinguere. E lo stesso vale al contrario, là dove l'intelligenza artificiale non riesce a riprodurre la perfezione, magari perché hai usato dei comandi errati, magari perché l'intelligenza artificiale che stai utilizzando non è realmente così evoluta, ci sono invece dei difetti palesi ancora che si portano avanti nello sviluppo, che non riescono a togliere e sono random, come per esempio fare un dito in più in una mano, oppure fare un terzo seno al centro del torace di una donna, oppure mettere un occhio in più di lato o roba di questo genere che a volte spunta fuori. E
devo dire la verità che c'è tanta gente che a volte è talmente superficiale nell'osservare anche le immagini, i particolari, che a volte non si accorge di questi particolari. Io sono iscritto in molti, seguo moltissimi dei social, pagine e gruppi che trattano di intelligenza artificiale e che fanno una quantità industriale giorno per giorno di grafiche di tutti i tipi, tutti, qualunque tipo. Quindi io ho l'opportunità di studiarle, di vederle, eccetera, dove ti scrivono anche quale intelligenza artificiale è stata adottata, eccetera. E poi io studio l'intelligenza artificiale da un punto di vista proprio della grafica, perché ovviamente mi serve conoscerla, eccetera. E io sono quasi 3 anni che uso l'intelligenza artificiale per creare delle piccole grafiche, qualche volta anche modificare delle immagini per rendere una copertina, tra l'altro, di un video o un'immagine che mostra un video di qualità superiore. Per esempio, quando vado a parlare di un caso UFO o di un caso di abduction di Bahia Blanca in Argentina del 1956 e c'ho 2 o 3 fotografie che sono sgranate, pixellate, sporche, eccetera. Io vado a fare una ripulitura per renderle più visibili, per renderle più belle a vedersi, più accattivanti. Poi magari ve le faccio vedere durante la live anche nella versione originale e magari se necessario vi spiego anche che c'è stata quella manipolazione. Chiaro questo, perché a me interessa smontarle i casi in cui ci sono dei falsi elaborati con intelligenza artificiale. Quindi per me ancora non abbiamo raggiunto il livello di perfezione, imperfezione corretto che ci porterà al non comprendere più cos'è un'immagine reale e cosa no. Questo avverrà, secondo me, tra non molto, ma con l'avvento dei computer quantistici, che hanno una capacità di elaborazione talmente elevata che potrebbero elaborare qualsiasi tipo di informazione in modo replicativo. Domanda di Luca. Secondo la tua esperienza, le varie razze che ci visitano o che sono sulla Terra da molto tempo sono in accordo tra di loro oppure ci sono fazioni o faide tra di loro? Tutto. C'è tutto. Vi chiedo però, manteniamoci sulla questione dell'investigazione ufologica. Allora, là fuori ci sono fazioni. Queste fazioni sono composte da personaggi che a volte hanno anche degli interessi non comuni tra tutti i membri della fazione, che quindi talvolta agiscono isolatamente e persino contro gli interessi del gruppo stesso. Talvolta si verificano casi in cui i gruppi contrari, per ragioni che non sono ancora ben chiare, sembra che in determinate condizioni lavorino invece insieme e a volte ci sia uno scambio positivo tra le fazioni e altre volte risulta che ci siano dei membri di quella che potrebbe essere considerata la fazione positiva, fatemi passare, non voglio neanche usare il termine buono o cattivo, quella positiva, quindi che agirebbe tra virgolette, ma ce ne metto tante virgolette proprio con tutte e 5 le dita, così le faccio le virgolette, per il bene dell'uomo. Quindi i nordici, pleiadiani, eccetera, per intenderci, che in alcuni casi di abduction vengono visti come degli schiavi che sono all'interno invece delle navi di fazioni avverse e che quindi vengono utilizzati in qualche modo per migliorare l'esperienza del soggetto addotto o addirittura vengono sfruttati, utilizzati per convincere, coinvolgere, eccetera, e allo stesso tempo vengono sfruttati. Ma non voglio entrare in merito a questa cosa perché non c'entra niente con l'ufologia investigativa, lì andiamo proprio nel pieno della questione delle abduction. C'è una bolgia là fuori.
Si investiga dal 1947 sugli alieni, su dischi volanti, adesso su droni e plasmodi. Oggi, dopo quasi 80 anni, l'enigma è stato risolto. Allora, GBN, che prima o poi dovrai dirci cosa sta per GBN, naturalmente. Allora, se l'enigma fosse solo uno, probabilmente sarebbe già risolto. Se non ci fossero gli scettici, probabilmente sarebbe già risolto. Il problema è che quello che viene etichettato come fenomeno UFO in realtà non ha una risposta, ha decine e decine di risposte. E ad ogni cosa che andiamo a esaminare in dettaglio, a sua volta ci sono decine e decine di risposte. E a sua volta ancora altre decine e decine di risposte, e così via. È una scatola infinita di segreti. Perché l'hanno voluta costruire in questo modo? C'è una parte che è di dominio pubblico, ma se non ci fosse lo scetticismo e diciamo la banalizzazione collettiva, avremmo già tante risposte da questo punto di vista. Se invece vogliamo attenerci a quella che è la conoscenza ufologica, a quelle che sono le cose nel mondo reale e non nell'illusione Matrix che ci impone di pensare che fino a quando Dio Televisione o papà Presidente degli Stati Uniti ci dicono quello che dobbiamo pensare attraverso magari la televisione, i social, attraverso i media, attraverso i comunicati stampa, attraverso il giornalismo e quant'altro. Allora, se mettiamo da parte tutte queste cose, in realtà le risposte le abbiamo tutte. Se ci sono stati negli ultimi 80 anni qualcosa come forse 50 milioni di avvistamenti UFO in tutto il mondo, non possiamo dire che non esiste il fenomeno UFO. Se solo gli Stati Uniti hanno 65 milioni di documenti dei servizi segreti e delle forze armate che parlano di UFO, non possiamo di certo dire che non li hanno mai studiati, che non hanno ottenuto delle risposte. Se hanno preso 12 oggetti volanti non identificati, li hanno retroingegnerizzati, hanno creato dei loro oggetti, di certo non possiamo dire che finché il Presidente degli Stati Uniti non lo dichiara, allora non è vero niente, perché significa che i documenti dei servizi segreti delle forze armate e del Pentagono dicono cazzate. Ma siccome non siamo propensi a ragionare, ma dobbiamo essere imboccati con le informazioni, cerchiamo ancora la manna dal cielo, ma la manna dal cielo, intanto la manna cresce solo in alcune parti del pianeta. Dopodiché cade in circostanze particolari e in genere nelle zone desertiche, quindi campa cavallo che l'erba cresce, se la aspettiamo la manna, facciamo come si dice la muffa. Dobbiamo pensare con le nostre teste, dobbiamo arrivare noi alla conclusione, e la conclusione è che tutti i dati, tutte le conferme, tutte le informazioni e tutte le risposte le abbiamo già, le abbiamo sotto gli occhi e ce le abbiamo da sempre. E per sempre non intendo da 80 anni, per sempre io intendo da sempre, solo che prima i popoli antichi avevano una mentalità più aperta e meno indottrinata, lo capivano e quindi erano più aperti all'incontro, alla misticizzazione di determinati fenomeni, fino addirittura poi magari lì si cadeva nell'eccesso fino all'idolatria. Oggi invece c'è il negazionismo, quello scetticismo senza se e senza ma, assolutamente inutile, per nulla costruttivo, di chi è incapace di cambiare un'idea e di mettere in discussione ciò che sa, perché non vuole sapere, perché non gli interessa la verità, ma non vuole fare alcuno sforzo e ha quindi bisogno che le cose gli vengano servite a tavolino. Questi giorni forse sono un po' più propenso ai sermoni, faccio le prediche sto facendo. L'uomo ha sempre guardato le stelle fin dai tempi più antichi. Bellissimo, è una cosa in cui mi perderei sempre.
Ma ormai ha praticamente smesso. Beh, direi che a parte l'essere incollato a un cellulare, a uno schermo di computer, a una televisione, ai social, eccetera, è anche vero che ormai il cielo si vede sempre di meno per via dell'inquinamento e di tutte le schifezze. Secondo te è qualcosa di voluto da forze che ci vogliono ignoranti o è la naturale evoluzione dell'uomo moderno, intendo il cittadino medio? Allora, Laura, è una domanda complessa alla quale non posso risponderti con una certezza, ma con delle opinioni. È mia opinione che c'è l'uno e l'altro. C'è un 50% di volontà da parte di potenti che programmano costantemente le cose in questo pianeta di indottrinare, di portare in una determinata direzione il mondo intero e naturalmente per farlo bisogna condizionare, financo a volte schiavizzare, attraverso tutta una serie di tecnologie, di credenze, di convinzioni e alla fine con un obiettivo unico e un pensiero unico. E non entro in merito al New World Order, gli Illuminati e così sto genere, perché se no ci perdiamo per strada, non è argomento di questa sera, ma c'entrano. E seconda cosa, 50% di colpa ce l'abbiamo noi, perché ci lasciamo trasportare da quelle che sono le novità piacevoli della vita comoda, quindi tutto quello che è innovazione che ci facilita qualcosa, e non riflettiamo, nella stragrande maggioranza dei casi, non tutti e non sempre, che quelle tecnologie non solo sono inutili, per quanto ci ostiniamo a dire, ma però non è vero, perché così ora vi dico cosa penso. Ma ci tolgono tutto quello che abbiamo di positivo come esseri in simbiosi con la entità a cui apparteniamo, cioè la biosfera terrestre, il pianeta Terra. Ci hanno tolto la capacità di pensare e di collegarci al cielo e alle stelle. Ci hanno tolto i sensi tenendoli impegnati con i telefonini, coi social, con gli schermi, per impedirci di pensare, ragionare e fare esperienza. Ci hanno tolto il contatto con la terra, questa è la cosa più importante di tutti, che non ci pensa nessuno. Già lo stesso fatto di portare le scarpe sembra una banalità, sembra una stupidaggine, può sembrare un'esagerazione, ma siamo stati staccati energeticamente dal nostro pianeta. Perché quando si cammina a piedi nudi in spiaggia ci si sente rinati, energetici? Cambia anche l'umore, molti lo imputano al sodio, al mare, al sole, sì, c'entrano tutti, ma anche il contatto con la terra. Io questa cosa l'ho capita veramente, la pensavo, ma l'ho capita veramente nel 2012, quando andai all'X Congress a Pescara, dove conobbi un ragazzo messicano discendente di Aztechi, il quale ha fatto della sua conoscenza azteca, cioè quella della danza e della lingua azteca, il suo lavoro. Il suo lavoro che però si ferma ad un certo punto, dopodiché subentra la spontaneità e
diciamo, un rapporto umano e il rapporto con il nostro mondo. L'esperienza era un'esperienza di danza dove lui naturalmente danzava in costume insieme al suo gruppo folcloristico e mentre danzava raccontava le storie, le antiche storie azteche in lingua azteca e poi ovviamente tradotte in italiano. Quando però ha finito di fare il suo spettacolo, ci ha invitato a fare un'esperienza bellissima che prima o poi spero che facciate tutti, che è stata quella di danzare in cerchio a piedi nudi, a contatto direttamente della terra, cercando di, come posso spiegarvi, sintonizzare i battiti cardiaci con i battiti della terra, l'energia della terra. Immaginate più di 100 persone messe in cerchio, quindi immaginate quanto grande questo cerchio, tutti che ci tenevamo per mano, e che abbiamo fatto questa esperienza tutti insieme che è stata molto emozionante. Questo per farvi capire che noi siamo stati scollegati e neanche ce ne accorgiamo. Ora stanno finendo di scollegarci con tutto il resto. Ci stanno togliendo gli strumenti che ci potrebbero consentire di capire che siamo già stati scollegati. E questa è una cosa drammatica perché arriveremo a un punto in cui non riusciremo più a riconnetterci con la natura e con il nostro mondo. Domanda di Maya. Cosa ne pensi degli avvistamenti fatti dai presidenti americani nel passato? Allora, in realtà gli avvistamenti fatti dai presidenti sono di più di quelli che si pensano e si sanno. Quelli famosi sono essenzialmente due, quello di Carter e quello di Reagan. Quello di Carter fu un normalissimo avvistamento sullo stile, per intenderci, di quelli che facciamo spesso magari anche noi. E quindi c'è ben poco da dire se non il fatto che fu la cosa che diede la spinta alla disclosure della presidenza Carter, ma che poi fu invece bloccata dai servizi segreti che gli diedero l'out-out e poi alla fine lui dovette fare un passo indietro. Quello più famoso fu fatto dal presidente Ronald Reagan. Il presidente Ronald Reagan fece un avvistamento UFO insieme al suo pilota di jet privato mentre erano in volo che si stavano spostando, se non ricordo male, per andare ad una riunione, un briefing importante. E videro questo oggetto non identificato che li seguì per un pezzo di strada, tra virgolette strada, un pezzo di cielo, diciamo, che se non ricordo male era una sfera bianca molto grande e molto intensa. Però mi sento di dire una cosa, perché così diciamo che la risposta forse è un po' breve, un po' troppo banale. Lo stesso presidente Ronald Reagan ha avuto un'altra esperienza, di cui non parla nessuno, ma che è documentata e se si sanno fare le giuste ricerche si trova qualcosa. E riguarda lui e la sua First Lady, che adesso non ricordo se prima che diventassero il rispettivo presidente e First Lady o se fu durante un evento, diciamo, tra la prima e la seconda presidenza di Reagan. In pratica si sospetta che vennero adotti entrambi. Perché? Perché i racconti fatti da entrambi dimostrano che loro per circa 6-7 ore non sanno dove si trovavano, perché non è possibile per loro che siano passate 6-7 ore, poiché facevano quella strada per andare dagli ospiti, cioè dalle persone dove dovevano andare a cenare, e sapevano benissimo quale strada fare e quanto ci impiegavano, ma non sono arrivati a destinazione prima delle, credo, 8-9 di sera,
quindi partirono in pieno giorno e arrivarono col buio, perdendo 6, 7, 8 ore, quando normalmente ce ne impiegavano meno di una per fare quella strada. Non avevano ricordi, non sapevano com'era possibile, non capivano come mai era possibile che era passato tutto quel tempo, che erano arrivati per cena e che gli altri stavano in pensiero. Questo per far capire che quando parliamo di certi argomenti non dobbiamo pensare che ci siano persone immuni, persone che perché sono potenti del mondo. Se andiamo a vedere le testimonianze dei potenti del mondo, quelli che almeno hanno avuto il coraggio di parlare, ce ne sono almeno una ventina che hanno dichiarato di essere stati addotti. E alcuni di questi anche più di una volta. Tanto che magari quando poi hanno fatto certe dichiarazioni sono stati rimossi dalla loro carica, ma non tanto perché non erano affidabili per avere detto la stupidaggine ufologica, ma perché una persona nel mondo della politica con un certo potere che dichiara pubblicamente e ufficialmente di essere stato rapito, di non sapere cosa è successo per 6-7 ore, c'è un problema di sicurezza serio. Perché una persona di questo tipo può essere una persona controllata, spiata, manipolata, eccetera, eccetera. Andiamo. Cosa ne pensi degli avvistamenti? No, c'erano due domande uguali dei presidenti americani. Mi sa di sì. Allora, domanda di Davide. Tutti gli esseri che vivono sulla Terra sembrano vivere in simbiosi con essa, come fossero un'unica entità tranne l'uomo. Siamo noi gli ET? Perché non siamo connessi a essa altrimenti? Allora, Davide, quindi mi ricollego a quello che stavo dicendo prima. Partendo dal presupposto che c'è una tesi che sostiene che noi siamo extraterrestri, cioè che l'essere umano in realtà è importato in questo mondo e che quindi viene da altrove. E lì c'è chi dice da Marte, c'è chi dice da Tiamat, il pianeta distrutto dove si trova l'attuale fascia di asteroidi, c'è chi dice da un altro sistema solare, c'è chi dice addirittura da un'altra galassia. Poi ci sono le teorie che sostengono che siamo una specie ibrida e che quindi le nostre anomalie genetiche, il nostro DNA spazzatura, la nostra propensione ad andare alle stelle, il nostro distacco dalla Terra siano dovute al fatto che nel nostro DNA ci sarebbe un mix con un DNA extraterrestre, come per esempio la questione degli Anunnaki. Poi ci sono altre possibilità. Allora, il problema secondo me è che noi abbiamo raggiunto un certo tipo di evoluzione. Questo tipo di evoluzione, quella tecnologica, fino a un certo punto, ci ha portato a mantenere i legami con la Terra. Ma queste tecnologie, man mano sono state migliorate nell'arco del tempo, hanno cominciato a separarci e abbiamo cominciato ad aumentare da una parte la ragione, la capacità di sviluppo e la socialità, quindi anche la capacità di costruire, di inventare, di scoprire, eccetera. In pratica abbiamo acquisito una maggiore curiosità. Dall'altra, diciamo che abbiamo perso invece la connessione spirituale, la connessione energetica con il mondo a cui apparteniamo. Sembra una banalità, però ragioniamo un attimo. L'uomo prima andava nudo, senza problemi, eccetera, non aveva scarpe, non aveva biancheria e via discorrendo, e era molto, molto, molto spirituale e legato alla natura. Ogni cosa che veniva fatta dall'uomo era legata alla natura, strettamente legata alla natura. E veniva fatto il necessario affinché l'individuo e il gruppo potesse andare avanti e continuare a vivere, coltivando in tutto il tempo libero non necessario ad essere impegnato a
condurre quelle attività necessarie per la sopravvivenza o per la vita, come il andare a caccia, il pulire gli animali, il montare una tenda piuttosto, eccetera, eccetera. Tutto il resto del tempo non è che c'erano i social, la televisione, lo smartphone, il computer, i videogiochi, o l'attività sportiva, o il trucco, il cinema, il teatro, eccetera. Si coltivava la connessione con il mondo. È per questo che nasce l'esigenza di uno sviluppo della spiritualità, della mistica, della ritualità poi trasformata malamente dalle religioni, eccetera. Perché c'è una necessità importante di entrare sempre più profondamente in contatto con la natura. E più i popoli erano primordiali, primitivi, anche quando cominciano a formarsi le culture, le civiltà, più questo contatto è palese, questa ricerca è palese. Per esempio, nelle popolazioni barbariche, nell'Europa barbarica del 4000-5000 avanti Cristo, quando c'era il culto della Gran Madre. Cos'è il culto della Gran Madre? Il culto della Gran Madre è il culto della Madre Terra, che ci ha generati, ci nutre, e quindi la divinità non è vista come una divinità esterna, come un qualcosa di astratto che poi viene metabolizzato attraverso l'associazione a qualcos'altro, come poteva essere la Luna, Marte, Venere, eccetera, o ad un evento, o ad uno stile di vita, o a un tipo di azione, come per esempio Marte alla guerra, Venere alla bellezza e alla sessualità, Atena all'astuzia, eccetera, eccetera. In realtà, proprio nelle culture primordiali c'era questo contatto, c'era questa unione, c'era questa necessità, questo sviluppo, eccetera, e man mano l'uomo si sviluppa, si aggrega in numero sempre più grande, forma le società, le culture e comincia l'utilizzo di strumenti sempre più sofisticati, di oggetti sempre più avanzati, aumenta sempre di più questo distacco. Il distacco lo porta a cercare la spiritualità da un'altra parte, perché perdiamo questa connessione. E dove la cerchiamo? La cerchiamo nello spazio, la cerchiamo nel cielo. E infatti l'architettura, l'ingegneria che vengono sviluppati dall'essere umano portano ad una costante evoluzione sempre di più in altezza. La famosa torre di Babele, la sfida a Dio, il toccare Dio. Ad un certo punto però, mentre si sta procedendo in questa direzione, subentra qualcos'altro, cioè un'elite, una casta, che decide che l'uomo deve essere sottomesso a determinate situazioni, perché stiamo diventando troppi, perché la situazione se no non si può più gestire, perché la società è sempre più intelligente, l'intelligenza porta a scelte diverse, porta a indipendenza, porta a conoscenza, porta a creatività, e quindi alla fine si arriva praticamente a demolire anche il contatto con il cielo. Ecco perché si perde anche l'architettura magica, quella dell'energia terrestre, che ci porta, sfruttandola, a creare delle strutture particolarmente energetiche che ci facevano entrare in contatto anche col cielo. Per esempio i dolmen, i menhir, i cromlech, lo stesso Stonehenge, e poi gli stessi principi li troviamo anche in costruzioni molto più antiche, come per esempio i templi scoperti in Turchia, o quelli per esempio dell'isola di Malta, eccetera, eccetera. Ora vado
conclusione di questa domanda, che per me è un argomento questo che ci potremmo fare tranquillamente una live. Quindi noi, ahimè, nella stragrande maggioranza dei casi non siamo più connessi né col nostro mondo né verso quel cielo a cui aspiravamo. Noi ci troviamo in un limbo e il limbo lo abbiamo scelto. Lo abbiamo scelto e lo continuiamo a scegliere giorno per giorno, continuando a vivere in una società non pensante, in mezzo a zombie attaccati costantemente con lo smartphone in faccia, che magari quando camminano si prendono i pali di petto o rischiano di farsi prendere di petto da una macchina, magari di un altro che sta al telefonino mentre guida, e via discorrendo. E in tutto questo naturalmente ci metto anche i social, quindi anche lo stesso stare davanti a un video di YouTube, a un TikTok, o a mettere il post ogni giorno, il pensiero che devo mettere il post su Facebook di saluto, buongiorno a tutti. Poi ti rispondono 10 persone su 1000, quello non conta, però devi compiere questo rituale, è un rituale, così come quello che vai al bar, ti devi prendere il caffè e mentre ti stai prendendo il caffè scrivi su, che ne so, su X: sono al bar che mi sto prendendo il caffè. Ora, a parte il fatto che lì viene spontanea anche la risposta, ma a me che me ne può fregare che tu sei al bar a prenderti il caffè, ma prenditi il caffè e non rompere le scatole dicendo a tutti che ti stai prendendo il caffè. Fai quello che devi fare. Tra l'altro, prenderti il caffè lo vai a prendere per abitudine, ma anche perché è un piacere. E quindi se tu perdi tempo, non ti brevi il caffè, lo fai raffreddare, perché? Perché devi andare nel social a scrivere che ti stai prendendo il caffè. E mi ci metto pure io. Quante volte mi è capitato a me che vado a mangiare in un locale, vedo un piatto ben composto, a posto magari sto morendo di fame, a posto di mettermi là subito a mangiare, che faccio? Mi metto a scattare la fotografia perché la devo andare a postare su Instagram del piatto bellissimo a vedersi. Ora non lo faccio praticamente più perché mi sono reso conto che era una cosa che non andava, cioè era una forzatura, una cosa che facevo, ma facevo per quale motivo? Perché la dovevo fare, ma perché la dovevo fare? Perché ero entrato in un circolo, in un sistema che mi stava in qualche modo portando di là, senza nemmeno che me ne accorgessi. A proposito di stelle, Betelgeuse dicono che potrebbe esplodere da un momento all'altro. È difficile dare una data, se non impossibile, vista la distanza. Vedremo qualcosa nei cieli? No. Allora, aspetta, perché la data è impossibile darla non perché l'astronomo non è capace di stabilire il momento del collasso della stella, ma perché non si può stabilire il momento del collasso della stella. Cioè, tu puoi sapere che la stella ha raggiunto i 9 miliardi di anni e sai che quel tipo di stella non può andare oltre, ha raggiunto il suo massimo di espansione, quindi può collassare da un momento all'altro e non puoi stabilire il quando, perché il momento all'altro potrebbe essere ora, fra un anno, fra 10 anni, 100 anni, 1000 anni, 10.000 anni, eccetera. Cioè, non stiamo parlando di tempo umano, stiamo parlando di tempo astronomico, che è una cosa molto, molto diversa. Sempre dobbiamo considerare che proprio perché c'è una certa distanza, io adesso non mi ricordo quanto è distante Betelgeuse, quindi non do cifre, che proprio per quella distanza quello che noi vediamo è qualcosa che è già avvenuto, magari migliaia o milioni di anni prima. Quindi, se non è ancora avvenuto, vuol dire che non è stato osservato il fenomeno. Se non è stato osservato, non lo puoi vedere. Cioè, è un cane che si morde la coda, è un circuito chiuso. Quindi nel momento in cui tu stai osservando l'esplosione della stella,
allora sai che se la stella è a 1000 anni luce di distanza, è esplosa 1000 anni prima. Punto. E questo è il problema dello stabilire, che siccome a seconda della distanza tu vedrai la cosa a distanza di un numero di anni corrispettivo a quelli della distanza. Questa è un'altra domanda in 2 parti. Stasera che avete con queste domande in 2-3 parti? Proprio giusto per complicare. Allora, cosa pensi delle testimonianze africane messe in risalto da Ike tramite, credo, Mutua, su gente del posto che avrebbe catturato dei grigi e ne avrebbe mangiato la carne? Pelle sarebbe una tuta esterna protettiva, dentro i grigi in realtà avrebbero un colore rosaceo. Questo implicherebbe che alcune ebbe sono esseri biologici veri e propri e non androidi. Allora, sì, chiariamo alcune cose, l'ho detto 1 milione di volte, lo ribadirò ancora 1 milione di volte, ci ho fatto anche dei video specifici sui grigi orange, mi ero messo in testa ne dovevo fare altri anche sui grigi alti, sulle ebbe, eccetera. Allora, nel mondo ufologico, quello serio, non quello di molta gente che dice di essere ufologa, che parla solo di pleiadiani, dei nordici e poco altro, perché sono quelli positivi e quindi siccome la gente vuole sapere le cose positive, non vuole sapere le cose negative, perché le cose negative è meglio non saperle, è meglio rimanere ignoranti, no? Poi cambio umore, divento di cattivo umore, no? Allora, sappiamo solo le cose positive, ma non è così, nella verità non è così nel mondo. Esistono circa 50 tipologie diverse di grigi. Tra questi ci sono i grigi orange, o detti testa a cuore, che hanno una carnagione rosa-arancio. Probabilmente si fa riferimento a queste. Ci sono i grigi alti, che hanno una carnagione più o meno grigio-blu scura, più blu che grigio. Ci sono i grigi, che sono di 2 o 3 categorie diverse, che vengono definiti proprio grigi. Ci sono i grigi con gli occhi allungati, che ricordano un poco una mantide, ma non c'entrano niente con la mantide, che sono per intenderci quelli del romanzo film Communion. Ci sono quelli un po' con le caratteristiche più umane, che in alcuni ambienti vengono definiti grigi bianchi, e poi ci sono le ebbe, che non sono i grigi, sono un'altra razza e non è una razza naturale, cioè sono una razza clonata artificialmente e quindi diciamo a metà strada tra degli esseri clonati e degli androidi. Poi ce ne sono altre, diciamo che si distinguono per piccole differenze, piccole caratteristiche, ma di colore sono più o meno tutte grigie, blu, grigio-blu, in rari casi grigio-verde, eccetera. Ma anche lì c'è un discorso di ibridazione, ci sono dei grigi che sarebbero semi-rettiliani, che verrebbero visti insieme ai rettiliani, eccetera. E anche lì i rettiliani sarebbero una ventina di specie diverse, così come i nordici sarebbero una ventina di specie diverse, eccetera, eccetera. Quindi, detto questo e specificato questo, allora, io non escludo nulla che non posso provare in un senso o nell'altro senso. Quindi non posso escludere che questa storia possa essere vera. D'altra parte, tra le storie di Ike proprio legate all'Africa ce ne sono tante, secondo me anche più importanti di questa, come quella, per esempio, dei rettiliani che sono parzialmente divinizzati, che cannibalizzano gli esseri umani, di cui uno addirittura sarebbe stato ucciso, custodirebbe la testa questo gran sacerdote africano.
eccetera, e che vivrebbero sottoterra, ma sarebbero di origine extraterrestre, eccetera, eccetera. Di queste storie ce ne sono tante, quindi ripeto, vanno prese con le pinze. Io ritengo David Icke un grande scrittore, un grande divulgatore, però secondo me alcune cose potrebbero essere state, diciamo, in qualche modo esagerate, esasperate, eccetera. Quindi, nel dubbio, prendiamo con le pinze queste storie, perché comunque non abbiamo né prove per smentirle né prove per corroborarle. Perché gli alieni fanno mutilazioni del bestiame come al Skinwalker Ranch? Allora, Paola, allo Skinwalker Ranch, altro argomento su cui io appena possibile farò almeno una live, almeno, e non è tra l'altro l'unico luogo. In realtà questo è uno dei fenomeni meno significativi, perché allo Skinwalker Ranch ci sono stati fenomeni, non so se allo stato attuale ce ne sono ancora, è probabile, ma credo che siano fortemente diminuiti, tant'è vero che non c'è più la presa, il controllo che c'era prima. Prima proprio era diventata una zona chiusa, lo abbiamo visto quando abbiamo studiato la documentazione di Immaculate Constellation, l'abbiamo letta qui insieme. Ci sono 3 video in cui ne parlo, anzi 2 video e una live. E in buona sostanza ci sono fenomeni di tutti i tipi, paranormali, fenomeni ufologici, manifestazioni di alieni, entità, apertura di portali, c'è stata la qualunque. Uno dei fenomeni più diffusi allo Skinwalker Ranch sono le sfere di plasma. E le sfere di plasma sono quasi sempre associate al fenomeno di mutilazione animale. In che senso? Tutta la documentazione raccolta dagli sceriffi, dagli allevatori, dai medici veterinari per circa 25 anni sui fenomeni di mutilazioni animali hanno dimostrato che la stragrande maggioranza degli eventi che ci sono avvengono con la presenza di UFO, e gli UFO più presenti in questo contesto sono le sfere luminose, le sfere di plasma. Tra l'altro sono gli unici oggetti, se oggetti li possiamo definire, che sono stati visti direttamente nelle vicinanze del bestiame la notte prima. Tant'è vero, e ve ne parlerò quando farò la puntata, furono condotti degli esperimenti in cui erano presenti gli allevatori, in cui furono utilizzate per esempio delle vernici fluorescenti, dei simboli, eccetera, per marchiare il bestiame, che portarono in qualche modo alla riuscita dell'esperimento, in quanto sembrava quasi che scegliessero dei capi di bestiame con delle motivazioni specifiche. Per adesso non vi dico altro. Il perché? Questa è una bella domanda. Diciamo che le cose che vengono tolte sempre sono il sangue e le parti molli dell'organismo, in particolar modo i genitali, la parte rettale, la lingua e le labbra. Ecco perché si vedono sempre questi capi di bestiame che hanno un foro dietro, un foro sotto, e gli manca tutta la parte, diciamo, esterna e interna della lingua, cioè della bocca, e c'è un'assenza totale di sangue. Vedremo al momento opportuno, quando parleremo dell'argomento, tutti i dettagli su questa cosa. Vi dico, per esempio, che una cosa importante è che gli animali, anche quelli che si nutrono di carogne, non se le vanno a mangiare.
e che spesso si decompongono molto più lentamente delle altre e non puzzano e non ci vanno neanche gli insetti, non si formano neanche gli insetti da decomposizione. Questo probabilmente perché le carcasse sono radioattive o comunque sono state inondate di un qualcosa che noi non percepiamo, gli altri animali, gli altri insetti sì, e quindi se ne tengono alla larga. Lì ci sono tantissimi misteri, ragazzi. Arianna, Black Knight è mai stato risolto? Allora, premessa che fino a poco tempo fa qui sul canale c'era un video mio dove c'erano circa 30 minuti di riprese video del Black Knight, poi ho dovuto rimuoverlo per esigenze varie. Questo video che non se lo vedeva nessuno, praticamente unico nel web, non ce n'erano altri probabilmente a livello mondiale perché era un montaggio che avevo fatto di video recuperati negli anni, eccetera. Di solito se ne vede 1/2 anche a livello documentaristico. E c'era tutta una parte tecnica dove veniva spiegata la vera forma, perché ci mostrano le fotografie sempre dello stesso lato, nei video invece si possono vedere, ci sono delle caratteristiche precise che sono uguali da un lato all'altro e che dimostrano che si tratti di un oggetto tecnologico avanzato con delle caratteristiche specifiche e stiamo parlando di un oggetto che, se non ricordo male, dovrebbe essere grande circa 40 metri, quindi non è che è un oggettino piccolino in orbita, è un oggetto abbastanza interessante. Non è stato mai risolto il mistero del Cavaliere Oscuro per il semplice fatto che non è mai stato dichiarato vero. Ancora oggi si dibatte sul fatto che esista o meno, nonostante ci siano i video di repertorio delle missioni shuttle della Stazione Spaziale Internazionale, della Mir, e non so se addirittura forse le prime immagini erano delle missioni Apollo e Soyuz, e non vengono tenute in considerazione. L'importante, come si suol dire, è ignorare le prove. Se ignori le prove, non ce ne sono, anche davanti all'evidenza. Quindi, non essendoci un problema, non c'è la necessità di risolvere il problema. Ma la soluzione ufficialmente fu data già all'epoca della scoperta, poiché vennero dati dei dati che puoi avere solo se sei a conoscenza del cosa è. A meno che non se li ha inventati qualcuno e li ha buttati lì, ma dubito fortemente che ci possano essere personaggi che lavorano nel mondo dello spazio che dopo aver fatto 20-30 anni di sacrifici, addestramento, eccetera, per andare in missione, buttino tutto nel cesso per dire una stupidaggine complottistica che va a ledere la loro credibilità e a fargli magari perdere il posto di lavoro, cosa che avviene, come abbiamo visto in una scorsa live, persino con personaggi importanti all'interno delle agenzie spaziali, se non si comportano adeguatamente e fanno trapelare informazioni. E quello che si dice è che si tratti di un satellite extraterrestre che ci monitora costantemente e che sia vecchio di almeno 10-15 mila anni. Queste sono le uniche notizie che si conoscono, ma che ovviamente non possono essere né confermate né smentite. I poteri alti ci hanno mentito da sempre su tutto. Le gravidanze isteriche potrebbero essere impianti embrionali invisibili che poi gli alieni prelevano per un'eventuale continua ripopolazione di qualche pianeta abitabile, ma a noi sconosciuto o troppo lontano? Allora, andiamo alla prima parte. Prima di tutto dobbiamo capire cosa è una gravidanza isterica e cosa c'entra con la questione ufologica e con la questione delle abduction.
Questo perché dovevamo fare una puntata sulle domande dell'investigazione ufologica, proprio neanche una domanda finora sull'investigazione ufologica. Vabbè, l'importante comunque è essere qui a rispondere alle vostre domande, cosa che faccio naturalmente con gran piacere. Allora, la gravidanza isterica è quella gravidanza che viene portata avanti da una donna nella totale convinzione che ci sia realmente un bambino che sta crescendo e in realtà poi dagli esami non risulta assolutamente nulla. In realtà non è propriamente così. In realtà ci sono dei casi in cui la gravidanza isterica viene etichettata in questo modo dopo la sparizione apparente di un feto. Cioè, una donna va a fare gli esami ginecologici necessari per appurare se è incinta. Una volta appurata che lo è, comincia a seguire, diciamo, quello che è la normale prassi di una donna che è in dolce attesa. Dopo 3 mesi, perché è quello il periodo, improvvisamente magari si trova una goccia di sangue, ma non è necessario, nel letto e si ha la sensazione di aver perso il bambino. Si vanno a fare gli esami ed effettivamente il bambino non c'è più. Allora, per risolvere il problema, come è abitudine normale fare da parte della scienza accademica, quando non sai un cavolo di una cosa e non hai una spiegazione plausibile, dici la cosa più impossibile e più stupida, tanto tutti ci crederanno alla fine, perché gli scettici basta che parla una fonte attendibile, è tutto vero. E di conseguenza diranno, nonostante gli esami magari fatti dallo stesso medico, con tanto di ecografia che dimostravano che la gravidanza era reale, diranno è stata una gravidanza isterica e quello è stato un falso positivo. Pur di non ammettere che c'è un'anomalia che andrebbe studiata e approfondita di cui non sanno un emerito cavolo, preferiscono negare l'evidenza, chiudere la saracinesca e chiudere il caso. Questa per sommi capi è la situazione che comunque è molto più complessa e quando si lavora con gli addotti nel campo delle abduction, naturalmente ogni caso poi va affrontato nel suo contesto e ha delle sfaccettature magari differenti. Sulla questione impianti embrionali, sì e no. A volte si tratta di feti alieni, ma nella maggior parte dei casi si tratta di ibridi e nella maggior parte dei casi gli ibridi hanno sembianze umane, hanno solo dei piccoli particolari differenti che magari in una ecografia non sono riscontrabili, cioè non sono distinguibili, per essere più precisi. Vediamo l'altra parte, la ripopolazione. Allora, qui andiamo poi a finire in una questione molto più complessa e molto più grande, che riguarda comunque sempre l'ibridazione della specie. Allora, uno degli autori che forse di più ha portato avanti questa teoria e ne ha parlato è Bud Hopkins, e uno dei libri in cui affronta questa tematica forse più degli altri è Intruders, cioè Intrusi. Uno dei libri più belli in assoluto di materia ufologica in generale che io abbia letto, anche più completi, con casi allucinanti, incredibili, veramente, che con tanto di prove fisiche, radiazioni, orme sul terreno e testimoni multipli, situazioni generazionali, testimonianze dalla seconda guerra mondiale, c'è di tutto in questo libro, fino addirittura all'incontro di una madre con i suoi figli ibridi, dovuto ad un imprinting necessario perché altrimenti questi bambini muoiono. Perché questi alieni, che nella fattispecie sarebbe una delle razze dei grigi, non hanno sentimenti, non hanno emozioni,
e quindi manca il contatto con i feti, perché con i bambini nati, perché loro hanno perso la sessualità molto tempo addietro, non si accoppiano più. Qualcuno potrebbe dire dove sta il bello, ci sta tutto, naturalmente. E, e alla fine praticamente gli vengono fatti vedere una sola volta proprio per questo imprinting ed evitare che questi bambini muoiano. E una delle cose che viene spiegata alla madre è di stare tranquilla che anche se non rivedrà più questi figli servono a ripopolare un mondo in cui c'è stata una sorta di reset, cioè un mondo dove si è estinta la vita e deve essere ripopolato. Ovviamente qui poi ci hanno speculato in molti a livello romanzesco, anche quindi di conseguenza a livello cinematografico, trasformando la storia in una ripopolazione del nostro stesso pianeta. Cosa che io non escludo però a priori, cioè che un domani ci sarà la fine della vita in questo mondo, almeno di quella umana, e gli ibridi avranno la possibilità di essere reimpiantati qui nelle nuove condizioni della biosfera, che non saranno più ospitali per un essere umano come noi. In buona sostanza, sintetizzandola al massimo, la questione è questa qui. Ti è mai capitato di dover indagare sui cerchi nel grano? Allora, sì e no. Sì, perché c'è stato un anno, se non erro, il 2011, però potrebbe essere anche il 2012, non ricordo bene, in cui apparve un cerchio del grano in provincia di Trapani, in Sicilia, e anche in questo caso con il mio gruppo di amici, tra l'altro in quel periodo facevamo parte, credo ancora, del Centro Ufologico Siciliano. Poi nel 2012 io creai la mia prima associazione, che era l'Associazione Nuovo Millennio UFO Hunter Italia, perché c'era all'interno del gruppo UFO Hunter Italia, poi nacque anche il gruppo Costante Italia. E decidemmo di andare ad indagare sul posto, e mentre io mi stavo organizzando per muovermi con l'attrezzatura da Palermo, ci sono comunque, la zona, se non ricordo bene, è di Fulgatore, ci sono circa 100 km da percorrere. Ho mandato in avanscoperta una coppia di amici miei che vivevano invece a Trapani, quindi erano un tiro di schioppo praticamente, credo fossero forse 20 minuti di strada, non di più. Tra l'altro uno dei due conosceva benissimo il paese e quindi si poteva muovere benissimo, sapeva il posto dove doveva andare, eccetera. Ma quando sono arrivati, hanno trovato gli stessi uomini che lavorano sia nel civile che nel militare con una divisa indosso, che vietavano l'accesso e che con la camionetta erano passati sopra il cerchio del grano, letteralmente distruggendolo e facendo contento il contadino che era incazzato nero per avere perso un intero raccolto. E c'erano anche i droni che giravano nella zona, droni ovviamente, non parlo di droni militari, ma di piccoli droni proprio per esplorare la zona e in pratica per verificare che non si avvicinasse nessuno tutto intorno alla zona dove c'era il cerchio del grano. Quindi in pratica è stato interdetto l'ingresso alla zona e di conseguenza io poi non mi sono più neanche mosso, perché non aveva senso andare a vedere il luogo dove c'era stato un crop circle qualche ora prima ed fu letteralmente distrutto. Purtroppo questo è un modus operandi che c'è in alcune zone per quanto riguarda i crop circle, quelli veri, cioè quelli che non sono fatti da buon tempone, ovvero il 90% dei casi. Però conosco bene il tutto, perché l'ho studiato per tanti anni, ho avuto modo di studiare e visionare fotografie, video e reperti, quindi spighe di grano, insetti deceduti all'interno del crop circle, eccetera.
e anche a scriverci degli articoli, a fare dei video, eccetera. Ho anche un po' studiato, diciamo, la geometria, le figure, eccetera, poi ci ho levato mano perché troppe cose non riesco a seguire tutto. Ma c'è il mio collega e amico che avete visto qua in un'occasione, in una live proprio sui crop circle. Lui è torinese, Roberto Verdiglione. Abbiamo fatto una live proprio su questo tema. Lui ha indagato parecchie volte sui crop circle, c'è stato dentro in più di un'occasione, ha sputtanato quelli del CICAP che si pigliavano il merito di un crop circle, ma poi alla fine non sapevano neanche come era stato fatto, non sapevano spiegare come era composto. Per poterci entrare dentro hanno dovuto aprire delle piste battute, insomma hanno dimostrato di essere una manata di persone appunto che sono lì per nascondere le cose e prendersi il merito di qualcosa che invece dovrebbe essere spiegato al mondo intero per quello che è, cioè dei messaggi codificati. Intanto do lo stop alle domande. Domanda di Massimo. La famosa base di Tula in Groenlandia, visto l'interessamento di Trump alla Groenlandia, può essere che gli USA siano più interessati a questa base che alla stessa Groenlandia? Non credo. Io credo che intanto è stata interpretata male la questione di Trump sulla Groenlandia, perché ha usato delle parole, non dobbiamo mai dimenticare che parliamo del mondo anglosassone e che le parole non hanno sempre lo stesso significato che gli diamo noi. Nel momento in cui ha detto prenderemo la Groenlandia con la forza, non ha mai usato il termine invaderemo la Groenlandia o toglieremo la Groenlandia con la forza alla Danimarca o con le armi. Ha semplicemente detto la otterremo anche con la forza, ma intende la forza economica, cioè comprare la Groenlandia e costringere la Danimarca magari con dazi e altre cose a cederla. Come sta facendo con altri paesi, come ha fatto col Canada, come ha fatto col Messico, come sta facendo con Panama. Quindi bisogna capire quello che c'è dietro ad una frase o ad un'affermazione. Detto questo, non è un segreto che la Groenlandia contiene una quantità di minerali, di risorse importanti, soprattutto di risorse strategiche ed in particolar modo di terre rare che sono presenti da poche parti nel resto del pianeta. L'acquisizione della Groenlandia da parte statunitense, quindi oltre all'aspetto strategico, cioè ad avere una base a metà strada con l'Europa, ad avere una terra che è ancora più vicina di quelle russe al nord, quindi nel momento in cui ci sarà lo scioglimento dei ghiacci e si aprirà la strada commerciale nord polare, che accorcerà i tempi di navigazione e quindi di commercializzazione dei prodotti, aumentando i profitti in maniera incredibile, probabilmente triplicandoli, porterebbe gli Stati Uniti ad avere un vantaggio strategico, industriale, eccetera, e commerciale rispetto alla Russia, eliminando il concorrente Danimarca, perché i concorrenti polari a livello di commercio sono solo Stati Uniti, Canada, Danimarca, Norvegia e Russia. Basta, non ce ne sono altri. Quindi eliminare la Danimarca, che è il paese che ha più terra dentro l'area polare e che ha la terra più ricca, sarebbe già un grande vantaggio. Acquisire quella terra sarebbe uno straordinario vantaggio. In più, le terre rare che si trovano in Groenlandia contengono i minerali che consentono alla Cina di avere il dominio sulla produzione di chip a livello globale. Quindi significa che gli Stati Uniti si potrebbero distaccare dalla Cina a livello economico e per quanto riguarda
l'industria più importante del futuro, che è appunto quella dei chip, che si lega sia ai computer, all'elettronica più in generale, ma anche ai futuri chip personali, sia quelli legati al mondo del commercio, quindi ai pagamenti in sostituzione delle carte di credito, sia quelli neurali con l'ampliamento mnemonico, eccetera, eccetera. In questo ci sono molti film che hanno fatto da maestri nel tempo. Domanda di Paola. Le immagini di Marte che si vedono sul tubo sono intelligenza artificiale? Se ti riferisci alle domande, alle foto e immagini della NASA e dell'ESA, no. Se ti riferisci alle immagini che magari possono essere riscontrabili come panorami terrestri, ci sarebbe tanto da dire. Ci sono delle immagini di Marte elaborate con intelligenza artificiale da cittadini privati, ma si riconoscono a 1 chilometro di distanza, appunto con oggetti in superficie, oggetti schiantati. Ci ho fatto un video e non c'è ancora la tecnologia per poter falsificare determinate cose con l'intelligenza artificiale senza essere in qualche modo beccati. Io vi ricordo che quando dovevano falsificare alla NASA le fotografie, così come raccontano molti testimoni, anche nella live dell'astronauta buttato fuori dalla NASA perché ha detto la verità, se ne parla, venivano ritoccate a pennello. Cioè venivano pitturati, venivano presi degli artisti bravissimi, capaci di riprodurre praticamente una fotografia, e dipingevano le cose, ritoccavano le fotografie facendo sparire dei dettagli che non potevano essere visti dal grande pubblico, che non dovevano essere divulgati. Quindi è molto più semplice lavorare di CGI, quindi di computer grafica, piuttosto che di usare l'intelligenza artificiale, a meno che questa non si evolverà a un punto tale da poter duplicare perfettamente una fotografia e modificarne dei particolari a comando. Ma ancora non siamo arrivati a questa tecnologia. Maria Cristina, secondo te cosa sono le luci Min Min che appaiono nel deserto australiano e che sono state riprese anche da uno scienziato? Allora, questa notizia che abbiamo dato in live lunedì insieme a Salvo, Massimo Cirami era già uscito dalla live che doveva andare a dormire prima. Io non avevo ancora approfondito la cosa, quindi abbiamo dato diciamo la notizia esattamente per come è pervenuta. Io oggi ho avuto modo di vedere un video, che credo sia il video che è stato pubblicato nei media americani. E vi dico che mi lascia molto perplesso, perché ci sono dei momenti che sembra quasi una luce riflessa sui rami dell'albero con una torcia elettrica. Con questo non vi dico che la risposta è che è un falso fatto pure male. Vi dico che è una notizia che va indagata, va approfondita e che non ci si può basare, quindi dare una spiegazione solo con un video che dura pochissimi secondi in cui si vede solo una luce che non si capisce se è riflessa sui rami, se vi passa davanti, come si comporta, come si muove, quanta distanza c'ha. Ci sono troppe perplessità. Io ho la cattiva sensazione, ve lo dico veramente col cuore in mano, che in questo momento stanno facendo molta disinformazione di proposito negli Stati Uniti e che molte notizie che arrivino nei TG sono pilotate e servono un domani a dire sono tutte stupidaggini e a far crollare il fronte
della disclosure, dove le persone ci mettono la faccia sotto giuramento, fanno le dichiarazioni, ma che magari non hanno la possibilità di portare invece delle prove fisiche e tangibili che il governo si tiene ben strette. Quindi io temo che questo possa essere uno di quei casi. Qualora invece si rivelasse qualcosa di vero, e allora è veramente molto strano, molto insolito rispetto alla norma, e potrebbe trattarsi dei famosi ORMS, come li definiscono in America, differenziandoli proprio dai plasmoidi, cioè questa sorta di luce bianca che però all'interno c'ha qualcosa, un oggetto, e che cerca di comunicare con gli esseri umani. Ed ecco perché si manifesta molto vicino alla persona che fa le riprese. Io non so se ve lo ricordate, chi se lo può ricordare, magari non tutti già seguivate il canale, ma in una delle prime, se non la prima, delle live fatte con Massimo Cirami sulla questione dei droni e dei plasmoidi, abbiamo mostrato dei video e in una puntata c'erano proprio 3 video girati da una persona di un presunto plasmoide, in quel caso era blu, che scendeva man mano fino ad arrivare a posizionarsi e a muoversi davanti la persona a terra, che ha avuto modo di riprenderla a forse 3 metri di distanza, 4 metri, top. Quindi secondo me quella potrebbe essere eventualmente una spiegazione. Domenico, Gabriele, secondo te in Italia c'è invidia e rivalità tra le associazioni ufologiche o collaborazione? Ci sono casi di investigatori prezzolati dai servizi segreti? Tu come fai a capirlo? Allora, Domenico, queste sono domande che io rido perché è più difficile rispondere ad una domanda del genere, non nel senso che non so la risposta o che c'è più risposte, ma nel senso che è complicato non fare nomi e dire cose che non inneschino sospetti diretti su persone senza essere comunque criticati. Quindi queste sono quelle domande da una parte belle, ma dall'altra le detesto perché mi mettono in una situazione un po' di imbarazzo. Allora, io faccio parte del mondo dell'ufologia da quando avevo 14 anni, cioè da 36 anni. Sono ricercatore dal 2010, quindi da 14 anni. Mi occupo di ufologia a livello di divulgazione, di informazione e di studio dal 2000, quindi da 25 anni. Ho fatto parte di una, due, 3 associazioni più una quarta come socio onorario, tutte di carattere ufologico. Di queste 4, una l'ho fondata io da solo, insieme a un gruppo di persone che mi hanno affiancato. Una era gestita da una persona, a mio avviso, totalmente incapace, incompetente, in cui io ho formato un gruppo che è quello che poi mi ha seguito nella mia associazione, e l'ultima che è la Federazione Ufologica Italiana, di cui sono socio fondatore e di cui vado fiero. Il 90% degli ospiti che avete visto in queste live hanno fatto parte della FUI e molti ne fanno ancora parte. Questo per farvi capire che c'è comunque qualità e c'è comunque senso di responsabilità nella maggior parte dei casi, naturalmente. C'è conoscenza, c'è voglia di divulgare, di dire, di fare, non di tenere le cose per 4 gatti all'interno di 4 mura o di 4 documenti, eccetera, eccetera. In Italia c'è una mentalità ottusa che non vuole realmente dare, nella maggior parte dei casi sempre, risposte, non vuole conoscere la verità per portarla agli altri. Al contrario, vuole che tutti diano un contributo
affinché i pochi possano conoscere e detenere quelle verità, in alcuni casi addirittura anche per economizzare, vendere libri, eccetera. E poi si verificano quei casi come: ah, ma io ho mandato in quell'associazione un'email 3 anni fa con le fotografie e mi avevano detto mandi che analizzeremo il caso, ma non ho mai ricevuto nessuna risposta. Ma che fine hanno fatto quelle fotografie? Nel frattempo io le ho cancellate, tanto sapevo che ce n'è finita. Oppure casi: ma ho fatto un avvistamento, c'era un oggetto che si muoveva nel cielo, ho cercato di riprenderlo alla meno peggio, però purtroppo, siccome non veniva niente, ho deciso di fare una fotografia, 2 fotografie, 3 fotografie e le ho mandate all'associazione tizia. Io ho compilato tutto quello che c'era da compilare, tutti i dati, ho dato tutte le autorizzazioni. Mi hanno risposto dopo 1 anno dicendomi che quella che ho ripreso era la Luna. Ti senti preso per i fondelli, perché ti senti preso per i fondelli, perché è ovvio che ti stanno prendendo per i fondelli. Come nel primo caso stanno tirando acqua al proprio mulino e raccolgono materiale per uso personale, per uso dell'associazione e non per la divulgazione. La Federazione Ufologica Italiana nasce proprio per non essere così e ha un codice etico comportamentale che è di dominio pubblico, che è basato su delle regole che indicano collaborazione, anche lo statuto idem, cioè perché si chiama federazione? Perché alla federazione non interessa essere unici e detenere il potere, ma poi che potere di che? La federazione ha lo scopo di affiliare più associazioni, più ricercatori indipendenti possibili per uno scambio di informazioni, per una collaborazione che aumenti il potere di influenza contro il mondo degli scettici, dei media, eccetera, e se necessario possa fare fronte comune a protezione del ricercatore o dell'associazione che si trova sotto attacco di qualcun altro. Inoltre la Federazione Ufologica Italiana ha un comitato tecnico scientifico che è composto da scienziati, ingegneri, psicologi, virologi, psichiatri, medici, eccetera, accademici, che però hanno la giusta mentalità aperta e credono nell'esistenza di vita extraterrestre, sono possibilisti. Questo per farvi capire che ci sono associazioni e associazioni, sta a voi capire e distinguere le cose. Ci sono associazioni che lavorano per diffondere la verità, pubblicando articoli, pubblicando quando ci sono eventi ufologici, video, analisi foto video e quant'altro. Ci sono quelli che si pubblicano i libri, punto e basta. Io vi dico, apro e chiudo una parentesi, e non è perché l'associazione di cui faccio parte io. La Federazione Ufologica Italiana ha pubblicato come federazione 3 libri, ovviamente intestati agli autori. Questi 3 libri sono stati fatti su richiesta del Comitato Tecnico Scientifico, e non degli ufologi, con il coinvolgimento di ufologi. In 3 ci sono io, in 2 c'è Massimo Cirami, in 1 c'è Dario Del Buono, dove si esprimono opinioni in un contesto di dati e prove tecniche e scientifiche, documentate con tanto di fonti. Infatti vengono definiti quaderni scientifici e questi quaderni scientifici di cui noi autori non guadagniamo nulla perché siamo
7-8 autori al libro. Già in un libro, quando si è da soli come autore, non si guadagna praticamente niente in Italia, figuratevi se si deve dividere per 7-8. Quindi viene fatto esclusivamente per informare le persone. Abbiamo parlato del paradosso di Fermi, che non è quello che normalmente si dice essere, e in questo contesto si è parlato della vita extraterrestre, si è parlato delle possibilità, ho avuto la possibilità di esprimere la mia teoria, per esempio, della guerra segreta. E in un'altra abbiamo parlato degli UAP, della nascita della questione UAP, nell'altro abbiamo parlato della disclosure e via discorrendo. Ovviamente c'è una parte scientifica dove parlano fisici, astronomi, biologi, matematici, eccetera, eccetera, e c'è una parte più ufologica, esoterica, tecnica e via discorrendo. Questo perché c'è una volontà differente rispetto ad altri. E ci sono tante associazioni buone che sono aperte alla collaborazione e magari hanno anche preso cantonate. Io vi posso dire che nella Federazione Ufologica Italiana ci sono già 3-4 associazioni, adesso non me le ricordo, che hanno aderito, ci sono 2 gruppi Facebook, i rappresentanti di 2 gruppi Facebook, e ne hanno fatto parte come associazioni altre che ora magari non esistono più per motivi interni alle altre associazioni, sono state sciolte o hanno cambiato nome, genere, eccetera. E ci sono altre associazioni che si stanno piano piano entrando nel contesto della Federazione Ufologica Italiana. Ce ne sono tante, tanti ricercatori indipendenti, ma soprattutto si sta già procedendo a creare una collaborazione interassociativa con lo scopo di creare dei grandi eventi. E questa già è una collaborazione veramente importante. Secondo te in Italia c'è... Ok. Ho visto una notizia dove dicevano che Re Carlo, oltre ad essere un grande appassionato di ufologia, pare averne guidato uno. Ti risulta possibile? Allora, Davide, oggi ho risposto a questa domanda a un'altra persona che però ovviamente l'aveva proprio presa a ridere. Io non so da dove è venuta fuori, da quale cilindro è stata tirata fuori questa notizia, ma non voglio dire che, guarda, non dico non è così o non è possibile, eccetera. È solo una notizia farlocca che secondo me serve a prendere in giro da una parte il Re Carlo, che diciamo è un po' considerato a livello globale l'equivalente di un re di carte, e, e arriva una comunicazione dal Regno Unito e diciamo l'inserimento di lui in vari contesti pseudoscientifici, quindi ufologici, legati alla fine del mondo, eccetera. Per ora ne stanno uscendo una, non dico al giorno, ma una al mese. Non dimentichiamo che quando si parlava della scoperta presunta di vita su Proxima Centauri B, una delle notizie che circolava, che arrivò dal Sud America attraverso canali cinesi, adesso fece un giro allucinante, riferiva che sarebbe stato il Re Carlo a dare la notizia a giorni, a breve, sono passati mesi, della scoperta di una civiltà extraterrestre in quanto persone influente, reale del Regno Unito, eccetera, eccetera. E quella notizia poi si scoprì che partì da un regista documentarista di ufologia che con questa manovra ha praticamente fatto aumentare del 1000% le visualizzazioni delle cose che aveva postato e scritto nei giorni precedenti, che non se ne stava in pratica cagando nessuno, scusate la franchezza, il francesismo
Allora, in tutte le foto della Val Malenco che hai visto di esseri alieni, fotografati molto chiaramente, secondo te ce ne sono vere? Certo che stasera mi state facendo proprio delle domande per mettermi in difficoltà con le altre associazioni, gli altri ricercatori. Vabbè, questa me la segno ora. Allora, diciamo di sì. Diciamo che ci sono delle foto che presumo possano essere vere, ci sono delle foto che presumo siano false. Ci sono delle foto che c'è una buona possibilità che siano vere, ci sono delle foto che sono sicuramente false. Questo è quello che mi sento di dire e più a fondo di così non posso andare. Se hanno velivoli fatti con retroingegneria, perché non usarli in un'eventuale guerra e invece si combatte ancora con plotoni di esseri umani dal basso e aerei missili, eccetera, dall'alto? Velivoli ET, armi sui velivoli recuperati, telescopi, sonde ISS, satelliti, eccetera. No, questa è un'altra domanda. Vabbè. Allora, stasera mi state complicando con le domande, le risposte, facendomi andare su campi minati, in questo caso proprio è inerente. Allora, come funziona una guerra? Eclipsia. Una guerra, mentre si evolve, mentre si combatte, mentre si conquista, ma anche mentre si perde, ha alle sue spalle dei paesi, dei generali, un mondo della politica, ma soprattutto ha un mondo economico, un mondo industriale, un mondo tecnologico in sviluppo. Questi ultimi sono quelli che hanno l'obiettivo di tirar fuori innovazioni dal cilindro, cercando di surclassare le tecnologie avversarie e di raggiungere un gap tecnologico sufficiente che gli consente di avere quello slancio di vincere le battaglie e di conseguenza la guerra. Ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Non è che una tecnologia la sviluppi dall'oggi al domani, dal domani al dopodomani l'hai collaudata e dal terzo giorno al quarto giorno già è industrializzata, il quinto giorno la parti e la metti sul campo. Per lo sviluppo, il collaudo, l'industrializzazione e la messa in campo con i test sul campo prima di arrivare al fronte di qualsiasi tecnologia degli armamenti richiede una lunga quantità di tempo che a seconda del tipo della tecnologia può variare da mesi a decine di anni. Questo significa che una grande potenza che ha la possibilità di investire tanto denaro, di avere industrie sempre attive e quindi di poter sviluppare tecnologie sempre e non solo mentre c'è un conflitto, come avveniva invece prima, hai la possibilità di continuare a produrre tecnologie, svilupparle, sostituire nel tempo ogni tot di anni tutto il materiale o aggiornarlo, eccetera, eccetera, e quindi mantieni una potenza militare che è superiore a quella delle altre. Magari in un settore, faccio degli esempi pratici, la Cina è più avanzata degli Stati Uniti e della Russia nei droni sottomarini, per esempio. Mentre i russi sono più avanzati dei cinesi e degli americani nei missili ipersonici.
mentre gli Stati Uniti sono più avanzati, per esempio, nella tecnologia dei cacciamilitari, a livello sia di elettronica che di capacità a distanza degli armamenti. Sono 3 settori diversi in cui ogni potenza è avanzata di più rispetto alle altre. Per esempio, per fare un altro esempio, i russi sono gli unici allo stato attuale che hanno in servizio i sottomarini stealth, i più avanzati del mondo. Quindi la flotta sottomarina russa è la migliore del mondo, mentre gli Stati Uniti sono gli unici ad avere delle mega portaerei e quindi una proiezione di attacco della Marina in termini di aviazione di Marina che gli altri se la sognano, anche se la Russia si sta lentamente avvicinando. Mentre la Cina è diciamo, quella che ha la flotta più numerosa e tra l'altro di unità moderne e quindi ha una potenza generale di difesa navale e attacco maggiore di quella degli altri. Il fatto però che in ogni settore e non in tutti i settori le potenze se la giocano, questo rende improbabile un conflitto, perché ognuno dice aspetta, perché se io faccio questo ti faccio questo danno, ma se tu fai questo mi fai la bua e così via discorrendo, che è poi lo stesso principio della questione delle guerre atomiche. Cioè, se io ti distruggo, ma tu mi distruggi pure. Cioè, quindi alla fine che abbiamo concluso? Chi è che vince la guerra? Nessuno, perde l'umanità intera. Quindi il problema della tecnologia è importante perché questa ormai viene sviluppata sempre, non durante un conflitto. Ma durante un conflitto tu non esci, non tiri fuori la tecnologia più avanzata che hai, soprattutto se il tuo nemico è a un livello molto inferiore, ma utilizzerai una tecnologia leggermente superiore a quella per batterla sul campo senza mostrare l'asso nella manica. Perché gli assi nella manica, cioè le tecnologie più avanzate, quelle che tieni segrete a tutti i costi, tu le tirerai fuori quando ti troverai a combattere contro una potenza a te pari, nella quale senza quella tecnologia non ne esci più, ti impantani, come si dice in termine proprio delle guerre, e quindi tiri fuori l'asso nella manica nel momento opportuno per cercare di vincere la guerra e avere un armamento potente in più da usare. Oppure lo annunci prematuramente, come per esempio fa la Russia nella sua politica, per utilizzarlo come leva per dirti stai buonino perché io ho questo e ti faccio venire uno tsunami di 300 metri che ti distrugge tutte le città della costa. Questo giusto per fare un esempio. Quindi, a seconda di quella che è la politica che gestisce gli armamenti e le guerre, le tecnologie più segrete, più avanzate, o vengono tenute nascoste, utilizzate solo quando non se ne può fare a meno, o vengono utilizzate come deterrente e quindi magari non verranno neanche mai utilizzate. Telescopi, sonde, ISS, satelliti, eccetera, se hanno mai avvistato qualcosa stanno tempestivamente cancellato, tengono copie ben custodite. Allora, qua ti do una risposta naturalmente più breve. Sì, sì, sì e sì. Sì e no, sì e no. Allora, telescopi, sonde, stazione spaziale e satelliti magari non tanto, ma sì quelli spia, hanno fotografato non solo UFO, ma persino, questo è quello che dicono gli insider, o come si dice oggi, whistleblower, i fischiettatori, e secondo loro furono fatte già dagli fine anni 50, anni 60, insomma, con i primi satelliti, addirittura alieni al suolo, atterrati al suolo. Quindi sì, i telescopi sì,
ci sono foto storiche scattate dai telescopi di presunti oggetti volanti non identificati, comunque non c'è un'altra spiegazione rispetto a quella. ISS sì, vi invito a vedere il video che ho pubblicato qui, ce ne sono diversi, ma uno in particolar modo, quello con la Cristoforetti, che esclama scioccata qualcosa e viene zittita dal colonnello russo perché sono in live e tutto quello che dicono lo stanno sentendo praticamente in tutto il mondo, e che poi ha raccontato una stupidaggine dicendo che era scioccata dal vedere i raggi del sole che colpivano la superficie della Coppa, una cosa più cretina non se la potevano inventare. Tra l'altro ci sono le riprese in cui si vede proprio un oggetto con una forma strana che è fuori dalla stazione spaziale. Quindi anche lì. Cancellati o taroccati, quindi entrambe le possibilità sono valide. Tengono le copie ben custodite, sì, in alcuni casi, ma sono di accesso solo a pochissime persone, 3-4 persone, in alcuni casi, quelli più importanti, solo dal custode della CIA, che non è il custode della CIA, ma è il custode degli UFO che fa parte della CIA. Se gli stessi ET non approcciano un contatto di massa e continuano a mantenersi sfuggenti nonostante non siano impediti, cosa viene a rappresentare l'ufologia nei suoi sforzi? Allora, Reginaldo, se i Sumeri oggi avessero la tecnologia di viaggiare nello spazio, ma non si manifestassero in mezzo a noi, anche se non lo facessero, noi continueremmo comunque a studiare la civiltà sumera, perché noi dobbiamo dare delle risposte a tutto, passato, presente e persino al futuro. Quindi non è che perché i Sumeri non esistono più, ma sappiamo che stanno volando in cielo, ogni riferimento agli Anunnaki è puramente casuale, e vuol dire che non avrebbe senso, se non si manifestano più, continuare a studiare la storia umana di una civiltà, di un contatto extraterrestre, di una manipolazione genetica, di una rimodellazione del mondo e via discorrendo. Anzi, al contrario, avremmo un input maggiore a studiare, a scoprire più informazioni possibili, poiché verrebbe a mancare quella situazione che ci darebbe il quid in più, ci darebbe l'input finale per comprendere qualcosa che comunque sappiamo che esiste. Quindi se noi anche solo sospettassimo l'esistenza di una cosa, se quella cosa non la scopriamo mai, la si continua a cercare. Oh, una domanda di Bruno. Cosa ha allontanato l'essere umano, a due ne fatte, vabbè, dall'osservare il macrocosmo, che è la proiezione di noi stessi nel tempo e nello spazio connessa al microcosmo? Allora, sì, ridi, ridi. Se la ride Bruno. Allora, in realtà io credo che sia avvenuto l'esatto contrario, però. Cioè, l'essere umano sta cominciando ad osservare sempre di più il macrocosmo e comincia a capire le connessioni col microcosmo. Il problema è che la maggior parte degli studiosi dice che in buona sostanza, un attimo che rispondo, dice in buona sostanza, mi sono perso un attimo nel discorso, che effettivamente osservando i due aspetti c'è una geometria comune, ci sono delle connessioni, c'è tutto uno schema che può essere applicato a entrambe le cose.
ma anche se vogliamo parlare di filosofia, anche se vogliamo parlare di antichi culti, citare per esempio vabbè, il taoismo, ma soprattutto non mi viene proprio, non mi riesco a ricordare mai la parola, la religione persiana. eh, La religione persiana, nell'antica Persia, ecco, sì, comunque do questo indirizzo, che poi viene citata anche a livello di ragionamento dalla filosofia greca. Cioè il fatto che come sopra, come sotto, come sotto, come sopra, in buona sostanza, per farlo breve, tutto è connesso, tutto è lo specchio di qualcos'altro, tutto è funzionante alla stessa maniera, anche se in contrapposizione, quindi nel caso per esempio di yin e yang, bianco e nero, non esistono l'uno senza l'altro, ognuno è parte integrante dell'altro, così come il bene e il male, anche se termini impropri come il caos e l'ordine, le azioni e le reazioni e via discorrendo. Ma in questo contesto, però, poi subentra un'altra questione in cui non entrerò, che è legata alla fisica quantistica, che è quella che comunque ci sono delle parti, delle particelle, o come le vogliamo vedere, vediamo anche noi esseri umani, siamo, rientriamo nel comportamento quantistico perché ognuno di noi cresce, si sviluppa, agisce, reagisce prendendo strade, direzioni diverse, esattamente come fa una particella nel mondo quantistico. Ritornando alla domanda, quindi l'osservazione del macrocosmo diciamo che sta portando anche alla comprensione di altri fattori. Ciò che forse ho capito e insito nella domanda è che una parte, ecco, una fetta della popolazione mondiale non osserva più il cielo, quindi il macrocosmo in senso proprio di cielo, di spazio, e ha perso questa connessione, come dicevo prima, perché è quello che qualcuno vuole che accada ed è la conseguenza di questi indottrinamenti che allontanano l'uomo dall'esplorare, dal cercare, dal voler capire, dall'unirsi con qualcosa che va al di là, anche col divino, di cercare la sua spiritualità, che è molto più facile da trovare naturalmente nel cielo, nelle stelle, nell'infinito, nel cosmo, come lo vogliamo chiamare, lo chiamiamo. E, e per microcosmo a questo punto io penso che intendi invece il nostro microcosmo, non il microcosmo in generale, quindi il microcosmo umano, che è quello delle cose giornaliere, quindi che ci tengono indaffarati, bloccati, non pensanti, e quindi ci tengono incollati a qualcosa di inumano e innaturale. Quindi da una parte probabilmente abbiamo perso l'osservazione e la ricerca di qualcosa che va al di là, quindi di spirituale, di mistico, di crescita, a sfavore di qualcosa invece che ci tiene incollati al suolo e decisamente più fisico e più materiale. Quindi da una parte c'è quella legata a chi magari studia e si interessa al cosmo, al microcosmo, che è una cosa, quella che ho detto all'inizio, e una seconda interpretazione, quella che ho detto ora, che è più legata, diciamo, alla massa. Domanda di Maya. Gli extraterrestri hanno un genere preciso, cioè maschi e femmine? Vedo che stasera state facendo a gara per farmi domande proprio semplici, con le risposte proprio sì e no, con le risposte. Allora, sì e no. Diciamo che questa è la risposta breve.
La risposta più articolata dovrebbe andare a parlare in specifico di alcune tipologie di razze, della loro evoluzione e presumibile storia, presumibile perché ovviamente non conosciamo la loro storia. Giusto per fare alcuni esempi, le razze umanoidi, che sono molto simili a quella umana, hanno una sessualità che si distingue in femmine e maschi. Ci sono altre specie che potremmo definirle impropriamente asessuate. Impropriamente perché in realtà è il termine che si avvicina di più al loro modo di essere, ma in realtà avrebbero una sessualità, ma avrebbero perso la capacità riproduttiva e procreativa. Quindi la sessualità che rimane sempre maschi e femmine, ma avendo perso tutta la connotazione fisica maschile e femminile e avendo perso la capacità di procreare e riprodursi, quindi la capacità sessuale della specie, la continuità della specie, e avendo adottati dei sistemi alternativi come la clonazione, come l'utilizzo di altre specie come incubatrici, in buona sostanza, e altri metodi, diciamo, più tecnologici e molto più complessi da spiegare, ovviamente parlando sempre di teorie. Poi ce ne sarebbero altri non umanoidi che non avrebbero completamente sesso, in quanto la riproduzione avverrebbe per separazione, come avviene per la separazione cellulare direttamente. E poi ce ne sarebbero anche, e questo per ipotetiche, per esempio, forme di vita che a noi potrebbero apparire assurde, per ipotesi, no? E poi dicevo forme di vita del tipo rettiloide oppure umanoide, ma molto differente dall'essere umano, che hanno comunque una loro sessualità che è basata sempre su maschio e femmina, indipendentemente che abbiano una capacità riproduttiva ancora affermata o meno. Per esempio, tra le razze che avrebbero perso la capacità riproduttiva, la capacità sessuale, ma che manterrebbero dei corpi maschili e femminili, seppur avendo perso i connotati che permetterebbero di distinguere le maschi dalle femmine, sono appunto le razze dei grinci. E in qualunque forma e modo che li andiamo a guardare, non hanno mai i genitali, non hanno mai il seno, non hanno caratteristiche tipiche maschili e femminili, però si dice che siano maschi e femmine. E in quei rari casi di interazione che ci sarebbero stati e che sono stati documentati da grandi ricercatori che poi hanno riportato per iscritto la cosa, loro stessi si definivano maschi e femmine. Può essere che ci avviciniamo a una rivelazione perché stiamo andando incontro a un pericolo dovuto all'asteroide 2024 YR4. Allora Giampaolo, se ti riferisci a una disclosure globale, in cui si parla di alieni, UFO, retroingegneria e tutto quello che vogliamo, no. Per il semplice fatto che se stesse arrivando un meteorite che ci può distruggere, qualora ci fosse questa possibilità, giusto per aprire e chiudere due parentesi, prima ho fatto un intero live sull'asteroide, vi consiglio di andarlo a vedere dove spiego tutto. Due novità, secondo alcuni aggiornamenti da parte della NASA, la possibilità di impatto del meteorite sarebbe salita al 3,2%, quindi dal 2,6 che era la settimana scorsa è salita al 3,2, quindi evidentemente si sono accorti che il rischio è un po' più alto. È sempre basso in proporzione, però il fatto stesso che ogni cosa che fanno stia aumentando comincia a essere un po' preoccupante.
E l'unica motivazione che ci potrebbe essere col fine di fare una disclosure per giustificare contro la questione dell'asteroide potrebbe essere, azzardo un'ipotesi, ma è solo un'ipotesi, che sono in possesso di retroingegneria che renderebbe capace, diciamo, operare sull'asteroide e impedire il suo schianto. E allora in quel caso farebbero due piccioni con una fava. Da un lato pubblicherebbero delle cose che hanno tenute segrete nei modi più assurdi, anche con suicidi, omicidi, eccetera, eccetera, passando per eroi, e quindi risolverebbero il problema all'origine, sfruttando quelle tecnologie, e quindi avrebbero l'input per diventare non più i poliziotti del mondo, come si definiscono, ma gli eroi del mondo, facendo un salto di qualità. Ma è solo un'ipotesi, ripeto, perché non credo che ci possa essere una connessione. La certa file contiene qualcosa di reale o è solo invenzione? Vorrei fare in futuro una puntata su questa cosa, quindi eviterò di parlarne in dettaglio, ve la preannuncio, anche se non vi posso dire quando, così come vi preannuncio che farò una puntata sul progetto Serpo, e anche quella non vi posso dire quando perché è tutto da programmare, aspetto risposte, eccetera. Da ieri a oggi ho 4 puntate in programmazione con 3 ospiti che devo riuscire a organizzare e gestire, quindi capite che dietro l'organizzazione anche delle live con gli ospiti c'è tutto un meccanismo anche di telefonate, comunicazioni, date da stabilire con impegni comuni, poi di gruppo, eccetera. È complicato, non è semplice. Il certa file, secondo me, potrebbe essere anche tutto vero. Il problema è che alcune parti del racconto, dal punto di vista umano, cioè del protagonista principale umano, sembrano un po' troppo forzate e poco probabili. Ma il racconto della aliena, tra virgolette, potremmo dire oggi della criptoterrestre, la certa, in realtà è molto coerente. E oggi che abbiamo la teoria dei criptoterrestri è praticamente sovrapponibile. Questo però mi porta a ipotizzare che gli stessi autori dello studio pubblicato sui criptoterrestri potrebbero aver visionato ed essere influenzati proprio dal file della certa. Quindi, come al solito, invito a prendere tutto con le pinze. Però ribadisco che per me, se non fosse per la storia del protagonista e delle circostanze dell'incontro, per me tutto il racconto di Lacerta è verosimile ed è plausibile. In base alle tue ricerche, sapresti dirci di quante razze siamo a conoscenza? Allora, partendo dal presupposto che ci sono persone, insider, whistleblower, che ognuno dice cifre diverse, e questo ci può anche stare perché magari uno ha lavorato 10 anni prima di un altro, uno 30, uno 50, quindi magari la conoscenza nel frattempo si è evoluta, aggiungendo nuovi tasselli, eccetera. Quindi Casimir, ogni volta che leggo il tuo nome penso all'effetto Casimir, viene proprio spontaneo. Direi che, attenendomi a quelle che sono le fonti più accreditate e al contesto di plausibilità che quello che viene detto è corretto, dovrebbero essere un po' meno di 110 razze, per l'esattezza 107. E vi dirò di più, che anche se ci sono
i video che circolano di grandi informatori che parlavano di 56-57 razze, ma parliamo appunto di 30-40 anni fa, che nel 2008, se non ricordo male, ci fu un incontro all'isola di Porto Rico, segretissimo, si sapeva solo che l'incontro fu organizzato dagli Stati Uniti e, e coinvolgeva 12 generali americani e un numero non ben precisato, ma si aggiravano intorno alla quarantina, di persone di altri paesi, dove altri paesi non erano la NATO o l'UE, quindi non erano solo i considerabili alleati, ma c'erano persone anche che venivano dalla Russia e da altri paesi, adesso non mi ricordo se c'era la Cina o quali altri. E questa riunione era basata sulla questione delle razze extraterrestri. All'epoca dal Sud America, io mi ricordo, arrivò questa notizia, flash, una botta a ciel sereno, addirittura c'erano i nomi dei 3 generali principali e di 2 o 3 protagonisti di altri paesi che erano stati visti e fotografati. Nell'arco di pochissime ore quella notizia fu rimossa dal web e completamente cancellata, non se ne trova più nessuna traccia. E questo per me è sinonimo che c'era del vero, e in quel vero trapelò la notizia che si parlava di 107 razze extraterrestri. Dopodiché è ovvio che non lo sappiamo con nessuna certezza, si può dire. Laura, essere investigatori ufologici può aumentare la probabilità di diventare oggetto di abduction? Spero di no. Allora, io credo che, fatemi elaborare la risposta, una persona che si interessa a certi livelli di ufologia, di tutto ciò che è extranormale ed extraordinario, ha bisogno delle risposte perché ha vissuto delle esperienze. Quali siano queste esperienze possono variare di persona in persona, possono essere incontri, quindi interazioni aliene, abduction, contattismo, possono essere semplici avvistamenti UFO anche importanti, significativi, magari in momenti precisi della tua vita che sembra quasi che ti stiano scandendo quei momenti, che ti facciano capire qualcosa, eccetera. Ci sono tante possibilità, anche legate al paranormale e tutto il resto. Quindi penso che sia più probabile che sia il contrario, cioè chi si interessa molto al mondo dell'ufologia, chi cerca risposte a livello ufologico, può avere avuto delle esperienze pregresse e magari potrebbe anche averle nel futuro. Mentre una persona più scettica, più negazionista, che non gli interessa assolutamente nulla, che non vuole risposte, eccetera, è molto improbabile che abbia vissuto delle esperienze. Semmai, se vogliamo parlare di MILABS, cioè di military abduction, quindi di rapimenti da parte dei militari che fingono di essere alieni, cosa che secondo me accade molto raramente, ma accade, potremmo dire che la categoria degli ufologi, eccetera, essendo persone che magari hanno vissuto delle esperienze, sono particolarmente monitorate, e se venisse fuori che magari sono stati addotti parecchie volte, che magari hanno un impianto o qualcosa, potrebbero essere molto facili da raggiungere per un impianto di un microchip, come è nel, diciamo, interesse di questi organismi segreti che compirebbero queste military abduction, cioè mettere dei microchip col fine di monitorare l'attività extraterrestre attraverso la persona, registrando la posizione e tutto quello che serve
nel momento in cui vieni preso. Però è una cosa molto complessa e ben diversa. Io comunque una risposta te l'ho data, leggi anche tra le righe, mi sa che ho saltato una domanda, ho cancellato involontariamente una domanda, non sono arrivato neanche a vedere di chi era. Cosa sai dirci dei misteri di Marte, facce, oggetti, eccetera? Allora Lille, intanto non credo di averti mai letto, quindi benvenuto sul canale. Io ho intenzione di fare almeno una puntata su questo aspetto di Marte, ce l'ho già in testa, e così come anche una sulla Luna, proprio sulle anomalie nella superficie. Però dovendoti dare una risposta, ti posso dire che di misteri su Marte forse ce ne sono anche più che sulla Luna, escludendo quelli complottistici in cui si sostiene che i panorami marziani in realtà siano panorami terrestri e così genere, seppur con prove alla volta apparentemente inequivocabili, dico e specifico apparentemente perché c'è una spiegazione, ma la dirò a tempo debito. E su Marte ci sono, sia nelle foto che nei video, già dalle prime esplorazioni di Marte, quindi dalle sonde russe che ebbero la possibilità di studiare Phobos e Deimos, le due lune marziane, fino alle sonde Viking statunitensi che registrarono appunto la Viking 1 in particolar modo le anomalie marziane che ancora oggi sono oggetto di discussione, come la valle di Sidonia, incluso le famose piramidi o complessi piramidali e la faccia di Sidonia, su cui io ho una mia personale teoria che sposa quella di Sitchin, cioè che la faccia di Sidonia sia reale e che in qualche modo l'abbiano camuffata, semi nascosta, e per far questo, per quanto gli scettici possano ridere, in realtà ci vuole ben poco, perché basta soltanto avere i giusti software e poi modificare qualsiasi cosa. E la faccia di Marte, secondo Sitchin, sarebbe la tomba di Alalu, cioè il primo capo degli Anunnaki, che fu poi sconfitto in guerra, gravemente in battaglia e gravemente ferito da Anu, il signore degli Anunnaki, padre di Enlil ed Enki. Per quanto riguarda il complesso delle piramidi della valle di Sidonia, io qualche dubbio invece ce l'ho, perché quelle che potrebbero sembrare delle piramidi in realtà potrebbero essere anche semplicemente delle montagne e viceversa. Questo argomento lo affronteremo proprio con le piramidi dell'Antartide dopodomani, nella live di dopodomani. Quindi ci sono tante foto che mostrerebbero sulla superficie di Marte oggetti ben definiti, o meglio resti di oggetti ben definiti, come potrebbe essere la famosa testa dell'androide, se non ricordo male c'era anche un braccio di un presunto robot, costruzioni a forma di cupola o di piramide, anomalie nelle rocce che non dovrebbero esserci, presunti animali che si muovono sulla superficie marziana, anche questa è una cosa storica. UFO e nei cieli di Marte ne sono stati fotografati decine. Poi ci sono anche altre anomalie, ma lì le ho spiegate, sono giustificabili, come quella della presenza delle mosche o altri insetti sui robottini durante l'esplorazione marziana, che è una cosa che a me fa ridere, perché basta andare in un museo, come è successo a me, alla Cosmos, andare a fotografare il robot di gemello creato apposta per le esposizioni mondiali di Opportunity, messo davanti al tabellone grande 5 metri, 6 metri, 10 metri per 3 d'altezza, 2,5, e con la giusta inquadratura fai una fotografia che praticamente sei su Marte.
e magari dentro il museo ci posa la mosca e poi là dici guarda c'è la foto di Marte, c'è la mosca, ci fanno credere che sono stati su Marte, no imbecille, eri in un museo. Ma chiusa questa parentesi, ovviamente è una mia opinione, può essere non condivisa, ma ho i miei motivi per dirlo, avendo visto di persona questa tipologia di cose, avendole anche fotografate. Ovviamente non su Marte, quello vero, ma negli studio delle mostre. Ultima domanda, il remote viewing è reale? Potrebbe essere alla portata di tutti? Sì, 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 no. In conclusione, allora, sì, esiste il remote viewing. È stato finanziato dalla CIA e non solo. È stato dimostrato che esiste, è stato utilizzato in guerra, nella guerra del Golfo, è stato utilizzato per esplorazione spaziale, per entrare in contatto con extraterrestri, eccetera, eccetera. Sì, potrebbe essere alla portata di tutti, perché in realtà anche gli psionici che entrano nei gruppi di ricerca vengono potenziati. Il potenziamento si dice che sia fattibile anche su persone che non mostrano capacità. E ci sono molti ricercatori, persino psichiatri, che fanno video in rete dove spiegano come sviluppare le capacità psioniche e parziali sistemi telepatici, facendo dei banalissimi esercizi che ovviamente ci vuole del tempo e ovviamente da soggetto a soggetto possono variare. Quindi, perché alla fine ho detto no dopo tutti i sì? Perché abbiamo troppe schifezze nel nostro cervello, abbiamo troppi pensieri, troppi problemi, troppe distrazioni, troppe manipolazioni per avere la giusta libertà per riuscire a intraprendere uno sviluppo delle capacità cognitive. Qualora entrassimo in un percorso di questo tipo, dovremmo sbarazzarci prima di tutte le stupidaggini, tra virgolette, del mondo reale che giornalmente ci da una parte affliggono, quindi le problematiche, e dall'altra ci sottraggono la cosa più preziosa che abbiamo, ma che praticamente non gli diamo alcun valore, il tempo. Il tempo è la cosa più importante e di più grande valore che ogni essere umano ha. È l'unica cosa che si esaurisce, che non tornerà mai più, non ci sarà mai più una seconda occasione di quel momento, di quella situazione. E il tempo scorre e una volta che l'hai perso è finito. Quindi è una scelta sicuramente radicale e come dicono gli psionici non si può fare per sempre, ma solo per un periodo ben preciso, perché richiede sacrifici, sforzi e una quantità di energia che non è inesauribile. E con questo abbiamo chiuso. Mi dispiace che mi è saltata una domanda, non sono riuscito a capire qual era. E va bene. Io spero di essere stato chiaro e utile rispondendo a tutte le domande, anche domande che non avrei voluto rispondere, ma va bene così. E naturalmente vi invito tutti quanti a partecipare alla live di domani. Domani c'è la live alle 18:30, se non ricordo male, dove vi racconterò e vi leggerò anche alcune cose che riguardano 3 ipotesi sulla fine di Atlantide. E poi vi invito anche a partecipare alla live di dopodomani sera sui segreti dell'Antartide e a già prenotarvi per la visione di queste 2 live. Grazie di essere stati tutti quanti qui con me, un grazie particolare a Bruno, a Davide e se ci sono altri moderatori,
Un abbraccio a tutti, buonanotte, ci vediamo alla prossima. Ciao.